Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero del dolore, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, l'ora nostra, rivolgi a noi i tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o mia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.
Sulla riva sinistra del fiume Iudrio, nel centro del paese o nel silenzio dei boschi, è possibile trovare e ammirare una singolare e per certi versi unica espressione d'arte tardogotica. Le chiesette votive, silenziosi testimoni della presenza dell'uomo e degli eventi nel corso di secoli di storia nella Venecia, edifici espressione di un originale stile tardogotico, quello di matrice slovena. La posizione logistica delle chiese ci riporta alle scorrerie dei turchi che hanno lasciato tracce nella memoria e nei racconti popolari. Attraverso i passi montani, i turchi cercavano infatti di raggiungere la pianura friulana. La suggestiva natura e l'interessante paesaggio che si offre allo spettatore sono unici e affascinanti. Alcune di queste chiese troviamo inserite nei piccoli centri abitati, a volte unite alle case circostanti, come volessero difendere gli abitanti, fondendo l'architettura rurale con quella religiosa in una singolare armonia. Altre sono invece completamente isolate, lontane dai paesi, adagiate nelle radure o collocate sulle cime delle colline dominando dall'alto la valle a simbolo di protezione dell'uomo e dell'ambiente. Sono vere e proprie cattedrali nel silenzio. Sono la testimonianza della profonda dedizione dell'uomo al Creatore, simboli di una profonda religione e un naturale e significativo luogo di incontro che assume ancora maggior rilievo in occasione del rientro degli emigranti nei propri paesi d'origine. La cornice offerta dall'ambiente, ricco di vegetazione, immerso in un profondo silenzio, attribuisce loro un fascino particolare che le impreziosisce ulteriormente. Ad accentuare la sensazione di pace e a donare loro un'atmosfera quasi irreale e metafisica, contribuisce senza dubbio il lento spopolamento dei villaggi della valle che stanno così morendo lentamente. Va comunque considerato che indipendentemente dalle difficoltà oggettive che caratterizzano la vita in luoghi del genere, questi paesi, nel corso dei secoli, sono stati sempre abitati. Qui le comunità provvedevano autonomamente con i propri mezzi a sostenere e ad arricchire impreziosendoli con arredi e opere d'arte i singolari gioielli, conservandoli fino ai tempi nostri. La loro marginalità si è dimostrata sotto certi aspetti un dato positivo, poiché queste chiese non hanno risentito in maniera diretta i vari cambiamenti di stile e di gusto, conservando a tutt'oggi il loro aspetto originale. La maggior parte degli edifici venne eretta nei primi anni della dominazione veneziana dopo la caduta
nel 1420 del Patriarcato di Aquileia. Quasi tutte sono state gravemente danneggiate nel 1511 da un eccezionalmente forte terremoto che rase al suolo quasi tutti gli edifici delle valli del Natisone, distruggendo fino alle fondamenta anche il vecchio duomo gotico di Cividale e il santuario di Castelmonte. Nella loro ricostruzione vennero scelti nuovi stili. Significativi interventi stilistici, specialmente nella parte delle absidi, sono stati riscontrati con la riapertura al culto. Nel primo ventennio del XVI secolo, proprio in questa valle si sono infatti verificati alcuni cambiamenti stilistici architettonici. Ne danno particolare testimonianza proprio le chiese nella valle dello Iudrio. Si tratta di una nuova interpretazione del gotico. Tra il XV e il XVI secolo, questa tipologia si affermò in tutta la Slovenia e in particolar modo nella zona di Kranj, dove giunse in forma pressoché diretta da Praga e precisamente dalle maestranze della cattedrale di San Vito, ad opera dell'architetto francese Mathieu Darat prima e proseguita poi dalla dinastia tedesca dei Parler, in particolar modo da Peter Parler. Gli esempi più evidenti e caratteristici di questa tipologia sono rappresentati dai cori nelle chiese parrocchiali di Škofja Loka e di Kranj, città della Carniola, dove le maestranze fondarono una vera e propria scuola d'architettura. Da lì partì il nuovo gusto e si diffuse in particolar modo nella valle dell'Isonzo, nella valle del Vipacco, nella Slavia veneta e sul Coglio. Gli esemplari che riscontriamo nella valle dello Iudrio rappresentano la trasposizione del nuovo stile sul territorio friulano. Le absidi o cori delle chiese interessate da tale stile hanno le volte coperte da nervature o costoloni disposte in modo da formare un intreccio di rombi. Le intersecazioni dei suddetti elementi sono adornate da clipei o chiavi di volta in rilievo che creano una scenografia leggibile riguardo alla funzione della chiesa. Una caratteristica di queste chiavi in pietra è la raffigurazione di volti o di figure in origine colorate, anche se in alcuni casi l'elemento cromatico è sparito. I colori che oggi vediamo vanno considerati come approssimativi, essendo stati applicati a nuovo verosimilmente a quelli originali. Esistono anche casi di chiese come quella di Centa, dove i rilievi della volta sono stati dipinti a nuovo con un colore di fondo neutrale, omogeneamente distribuito su tutta la superficie della volta, determinando così un depauperamento dell'opera, negandole ogni collegamento con il suo aspetto originale. I clipei situati sulle congiunzioni dei costoloni inseriti nella volta vengono distinti fra principali e secondari.
Nella parte centrale della volta troviamo in genere la rappresentazione della Madonna col Bambino, il volto di Gesù, il santo patrono e i vari santi protettori della Chiesa. Sulle parti laterali o secondarie dell'immaginato cerchio della volta del coro troviamo le figure di santi, di angeli o semplicemente dei rosoni, stemmi o scudi. Su alcune chiese troviamo conservati i nomi degli architetti o dei maestri costruttori, i cosiddetti magistri. Interessante è l'incisione ancora oggi ben visibile sulla pietra dell'abside della chiesa di Chubitz, con data e firma in caratteri gotici del maestro Gasper da Tolmino. Incisioni analoghe troviamo anche su altre chiese delle valli, come ad esempio nella chiesa di San Giovanni d'Antro nella Grotta, a Brischis sulla chiesa parrocchiale a Porzus, nella chiesa di San Quirino a San Pietro al Natisone e sulla chiesa di San Silvestro a Picon. In tutte le chiese si riscontra come analogia costruttiva la base dell'abside in pianta poligonale. Nella maggior parte dei casi si tratta di un ottagono chiuso ai 5 lati. Interessanti le divisioni delle competenze tra le ecclesiastiche e quelle civili. Così, il paese di Prepotto apparteneva sotto l'aspetto ecclesiastico all'abbazia di Rosazzo, mentre per la competenza civile dipendeva dal convento di Santa Maria in Valle di Cividale. A Oborza e così pure a San Pietro di Chiazacco la competenza ecclesiastica apparteneva al capitolo di Cividale. Amministrativamente la zona in considerazione rientrava nella competenza della Gastaldia di Antro e comprendeva le chiese di Cialla, San Pietro di Chiazacco, Cladrecis, Pragellis, Prapotischis, Albana e Prepotto. Sotto il dominio veneto, la Gastaldia di Antro fu divisa in 2 banche, quella di Antro e quella di Merso. Ciascuna era composta da 12 giudici o decani con l'obbligo della difesa dei passi montani e della strada che conduceva dal nord verso il Mediterraneo. In cambio di tale incarico, i giudici e gli abitanti erano esonerati dal pagamento di tasse. Si trattava di una vera e propria zona franca autogestita. Tutte le comunità presenti sul territorio della Benecia Slavia Veneta si autogestivano anche dopo il crollo del patriarcato. Dall'inizio del dominio veneto trascorsero ben 150 anni prima che l'arcivescovo e le varie autorità effettuassero la prima visita canonica in queste terre. Le visite canoniche rappresentavano una sorta di ispezione col proposito di verificare lo stato delle strutture e il patrimonio delle stesse. La relativa documentazione si è rivelata molto importante ai fini della ricerca storica sulle stesse, poiché contenevano le catalogazioni delle opere d'arte, dell'argenteria, degli arredi e di altri oggetti artistici degni di rilievo. In alcuni casi, negli elenchi sono riportati in dettaglio anche oggetti ad uso di culto, come ad esempio croci astili, lumi pendenti in ottone, oggetti di vario genere conservati e fruibili ancora oggi.
Significativa espressione d'arte sono la pittura muraria e la scultura a linea che troviamo in alcune chiesette. Nella chiesa di San Pietro a San Pietro di Chiazacco e nella chiesa del Santo Spirito a Albana sono conservati affreschi della seconda metà del XVI e dei primi decenni del XVII secolo, opere di artisti sloveni. Traccia importante questa di quelle scuole che nel XIII secolo, in concorrenza con le scuole austriache, si sono trasferite dalla Carniola nel territorio della contea di Gorizia col proposito di operare, fra l'altro, anche nelle parrocchie della Slavia Veneta Venecia. Sulla scultura a linea è degno di rilievo un bellissimo esemplare di altare del XVII secolo che troviamo a Centa, che ci testimonia la tendenza del gusto dei fedeli verso gli altari dorati, i cosiddetti slati altari. Nel XVII secolo a Kobarid esistevano diverse scuole di intaglio con ottimi artigiani. I più rinomati sono quelli di Ernei Ortari e di Luca Scharf, che raggiunsero il massimo dell'espressione artistica in questo settore, capaci di realizzare originali e complessi lavori di intaglio. Ne conosciamo all'incirca una dozzina. Si tratta di pregiate opere d'arte che richiedevano allora un numero ingente di artigiani e di ore di lavoro. Purtroppo, nel corso degli anni, a molti altari sono state trafugate le statue. In alcuni casi, come ad esempio nella chiesa di Chubitz, sono rimaste solo alcune, sostituite poi con altre di altra fattura e stile. È innegabile che le varie espressioni artistiche sviluppatesi in questo territorio fanno capo alla cultura slovena, che ha influenzato non poco quella friulana. Tutte queste espressioni confermano come il territorio sia stato un luogo di incontro e di scambio artistico-culturale e non è quindi un puro caso che abbia acquisito il nome di Venecia o Slavia Veneta. Gli abitanti di queste valli, pur conoscendo l'italiano in ambito familiare e nei rapporti paesani, usano principalmente la lingua slovena e poiché allora lo sloveno era prevalente, gli abitanti delle valli respingevano sacerdoti che non si esprimevano spontaneamente nelle due lingue. Anche questo emerge chiaramente da alcuni testi originali delle visite canoniche. Dopo questo excursus sulle linee generali riscontrate, visitando le chiesette nella valle dello Iudrio, altre chiese attendono la nostra visita.
banda musicale di Coia. Adesso in anteprima appunto andremo a vederci questo filmato.
Buongiorno a tutti cari amici, siamo nella giornata dopo l'Epifania, siamo il 7 gennaio 2022 e tornando dal santuario di Tricesimo, la Madonna Missionaria, dove noi stimatini a turno veniamo ogni giorno per celebrare la messa al mattino e poi ci fermiamo tutta la mattina fino alle ore 11 per accogliere le persone, per le confessioni, eccetera. Ecco, tornando da Tricesimo verso Gemona mi sono fermato qui, in un piccolo paese. Allora mi trovo nella frazione di Collalto, comune di Tarcento. Ecco, sentite anche la campana che suona. Ecco, sono sugli scalini che dalla strada provinciale, che vedete, salgono verso la chiesa. Ecco, sto salendo proprio dai gradini mentre la campana suona, mi pare, le ore 11. Ed è, come vedete, una lunga scalinata, quindi forse più di 100 metri, non saprei il numero dei gradini. Certo che ci vuole un po' di fiato, naturalmente. Ed ecco gli ultimi gradini e sono arrivato proprio qui, alla chiesa di Collalto. La vediamo illuminata di una luce splendida. In questa giornata particolarmente bella, dopo i giorni di pioggia. Ecco, ieri c'è stata anche una festa dell'Epifania molto bella, oggi il sole splende ancora. Dicevo appunto che il sole splende, però la temperatura si è abbassata. I gradi sono quasi sullo zero. Vedete infatti in lontananza le montagne con un po' di neve. Ma ecco appunto che sono proprio qui davanti alla chiesa, con il bellissimo campanile che segna appunto le ore 11, e questa è la facciata della chiesa di Collalto, frazione di Tarcento. Qui di fronte alla chiesa c'è anche questo monumento per ricordare i caduti. Ecco, come vedete la scritta in basso: alla patria donarono la vita e a noi l'esempio. E da qui possiamo vedere questo spettacolo. Una giornata, dicevo, limpida, cielo azzurro e queste montagne, questa catena di montagne cariche di neve, diciamo una spruzzata di neve, non è tanta, però è bello vedere il sole che illumina le montagne e la neve in questo paesaggio straordinario del Tarcentino. La frazione di Collalto mi pare che conti un numero esiguo di abitanti, forse 250-300 abitanti, però ecco qui dietro la chiesa c'è anche le anime dei defunti, cioè sono diciamo i resti mortali, perché le anime sono già in paradiso, lo crediamo, lo speriamo. Ecco, allora
ricordiamo anche i nostri fratelli defunti e diciamo per loro l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ed ecco appunto da un'altra angolatura la chiesa con il campanile che si innalza nel cielo terso, nel cielo azzurro, e poi le montagne e il paesaggio che state appunto vedendo. Ed ecco alcune case di questa frazione. E ancora una volta lo spettacolo delle montagne cariche di neve. Ebbene, da qui dove contempliamo questo paesaggio invernale, la temperatura, dicevo, è piuttosto bassa, ma oggi il sole splende, il cielo azzurro. Ecco, allora da questo luogo, dalla frazione di Collalto, comune di Tarcento, vi salutiamo. Ecco, saluto io a nome anche dei padri Stimatini di Gemona, padre Luigi, padre Giuliano, e tutti coloro che conoscono gli Stimatini anche che sono passati da Gemona. Ecco, che il Signore ci aiuti e che ci doni di vivere in questo mondo, però sempre nell'attesa di essere accolti dal Padre misericordioso. Bene, buona giornata a tutti e buona domenica. La prossima domenica il battesimo del Signore. Un saluto, un arrivederci. Mandi a tutti.
Io sono Fra Stefano, sono un frate e capisco che potrebbe sembrare strano che un frate parli di meditazione. Alcuni pensano che la meditazione sia riservata agli induisti, eppure la meditazione è qualcosa che appartiene a tutta l'umanità, appartiene anche al cristianesimo ed è proprio alle sorgenti del cristianesimo. Ci sono moltissimi passi biblici che ci parlano della meditazione. Sì, proprio così. Perfino nell'Antico Testamento troviamo alcuni insegnamenti che ci invitano a meditare. Per esempio, nella Torah, Dio disse a Mosè: «Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore, che il Signore è Dio, lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Non ve n'è altro». Quindi è Dio stesso che comanda a Mosè di meditare bene nel suo cuore i suoi insegnamenti. E poi nei Salmi sta scritto: «Beato l'uomo che nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte». E poi ancora troviamo scritto: «Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti». Per cui veramente vi dico che nella Bibbia troviamo molte esortazioni a meditare la parola di Dio. Ma non vorrei tralasciare il Vangelo con il bellissimo esempio di Santa Maria, la mamma di Gesù, di cui il Vangelo dice: «Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore». Sì, proprio così. Il Vangelo attesta che Santa Maria praticava la meditazione del cuore. Ma sappiamo che Gesù stesso si ritirava in preghiera anche l'intera notte e ha detto a noi di seguire il suo esempio e di pregare incessantemente, senza stancarci, e nella preghiera di non sprecare parole. Ma come è possibile? Come può una persona pregare incessantemente ma senza sprecare parole? C'è solo una risposta possibile ed è la meditazione. Sappiamo che la meditazione era praticata anche nella Chiesa primitiva e anche se apparentemente si è perduta questa tradizione, in realtà è sempre stata mantenuta viva nei monasteri, nelle comunità contemplative e dagli eremiti. Così penso di aver risposto a chi mi domanda se i cristiani possono meditare. La risposta è sì. Meditare non è assolutamente una colpa, anzi, la meditazione appartiene al cristianesimo, è nel nostro DNA, ci viene raccomandata dalla Sacra Scrittura. Spero che possa esservi stata di aiuto questa riflessione e come sempre vi chiedo di condividerla, di lasciare un commento e se non l'hai ancora fatto di iscriverti a questo canale. Perché? Perché questi sono tutti contenuti che ci servono per vivere meglio. Ciao ciao, un caro saluto e abbi cura di te. Ero affamato.
Un abate godeva di grande fama presso gli uomini. Era infatti padre di 200 monaci. Una volta Cristo, sotto le sembianze di un povero anziano noto all'abate, si recò in questo monastero. Era un mattino e supplicò il portiere di dire all'abate: «C'è quel tal monaco». Il portinaio, a stento, gli diede retta e andò ad annunciarlo. Trovò che l'abate stava parlando con degli ospiti, aspettò un po', quindi gli annunciò la visita del povero anziano. L'abate, irritato, gli rispose: «Non vedi che sto parlando con altre persone? Lasciami stare per ora». Il portinaio, scacciato, se ne andò, ritornò da quel povero anziano e riferì le scuse del suo abate. Il signore, paziente e buono, restò ad aspettare seduto accanto alla porta. Verso le 11 giunse in monastero un ricco e il portinaio, come l'udì arrivare, gli aprì subito con grande premura e annunciò all'abate il suo arrivo. Questi uscì in fretta ad incontrarlo alla porta. Dio, ricco di misericordia e amico degli umili, come lo vide, gli si avvicinò sotto le sembianze del povero anziano e lo pregò: «Abba, vorrei parlarti». Ma l'abate, senza degnarlo di una risposta, rientrò con il ricco e gli fece subito preparare il pasto. Dopo il pranzo, l'abate accompagnò il ricco fino alla porta, ritornò indietro, preso da molteplici preoccupazioni, e dimenticò la richiesta del povero e buon anziano. Venuta la sera, poiché nessuno aveva chiamato quell'ospite benedetto, né l'aveva degnato d'uno sguardo, andò infine dal portinaio e gli ordinò di riferire queste parole all'abba che presiedeva al monastero. «Se vuoi la gloria umana, a motivo della tua fatica passata e dei tuoi sforzi numerosi, ti manderò visitatori dai 4 angoli della terra, perché vuoi essere lodato e lodare, ma i beni del mio regno non li gusterai». Da queste parole fu riconosciuto il povero onnipotente. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, dopo il passaggio perturbato della giornata precedente, vedrà ancora il flusso di correnti sud-occidentali insistere sul nord Italia e portare ancora delle piogge, specie sul Levante Ligure, la Val Padana e il nord-est. Più stabile invece altrove. Infatti osserviamo la mappa della nuvolosità che ci mostra come gran parte del nord Italia, anche i settori centrali, siano coinvolti dalle nuvole con anche qualche pioggia. Infatti, osservando anche lo zoom delle precipitazioni, saranno ancora
ancora una volta il Levante Ligure, la bassa Valpadana, il nord-est in parte, anche la Toscana, comunque ad essere coinvolti da precipitazioni a carattere sparso. Osserviamo quindi il tempo previsto sul nostro paese, situazione stabile anticiclonica sulle isole maggiori al sud, qui con temperature prossime ai 20 gradi come in Sicilia, ma a tratti anche in Sardegna, tempo che invece resta più instabile sul Levante Ligure, sulla Valpadana, al nord-est, con l'occasione ancora per delle piogge a carattere sparso, situazione invece migliore sull'arco alpino, ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. La nostra missione principale come uomini e figli di Dio in Cristo, destinati alla vita eterna, è essenzialmente quella di pregare continuamente ed offrire la nostra esistenza come preghiera vivente. Il resto verrà di conseguenza su sua ispirazione. Se preghiamo con costanza e fede, Egli ci darà specifiche e determinate opportunità per compiere il bene in qualsiasi forma. Potrebbe originare qualche contatto umano o aiutarci a concepire in noi idee, concetti e ragionamenti utili. O potrebbe lasciarci anche nel deserto interiore. Rimaniamo attivi spiritualmente anche solo pensando a Lui nel silenzio esteriore ed interiore. Sappiamo che Lui ci guarda e noi lo guardiamo semplicemente pensando a Lui. Noi esistiamo grazie a Lui, come anche quella pietra, quell'albero o quell'animale e le altre persone esistono grazie a Lui. Basterebbe solo questo per riempire il nostro cuore di gratitudine e, se Lui vuole, anche di stupore contemplativo. La vera contemplazione non è uno stato indotto per provare nuove emozioni fini a se stesse, ma è il suo tocco divino in noi, nel suo tempo stabilito. Se noi crediamo che Egli è amore onnipotente, per cui siamo convinti che Egli potrebbe creare infiniti altri mondi diversi dal nostro, dobbiamo anche credere che Egli ha la capacità di rinvigorire il nostro stato d'animo per rinnovare la nostra visione del mondo. Gesù, in te tutto ritorna luce. Ciao, sono un meticcio ed ho la venerabile età di 15 anni. Si vede, no? Il mio padrone mi ha dato uno strano nome, Lillo. Ormai sono al termine nella mia breve vita. Non sono seriamente ammalato perché sento ancora in me tanta energia, ma non come una volta. Il mio padrone mi ha sempre voluto molto bene, anche se qualche volta non ha compreso le mie esigenze personali. Mi ha concesso uno spazio di 1000 metri quadri e 2 posti dove dormire o rifugiarmi. Quando ero piccolo lo facevo impazzire, perché più di qualche volta sono riuscito a rompere la rete e scappare. Ma io sono sempre riuscito a rientrare e soffrivo quando il padrone mi teneva al broncio per qualche motivo. Dopo molte peripezie è riuscito a rinforzare le reti e da quella volta non sono più scappato. Ogni giorno mi porta il cibo e devo dire che mangio sempre volentieri perché è molto vario ed abbondante. Il padrone ogni giorno viene a trovarmi, mi accarezza e mi parla. Io capisco sempre le sue intenzioni, anche se non le vuole manifestare. Intuisco soprattutto quando ha intenzione di portarmi con lui in campagna a correre, anche adesso che sono molto anziano. Non mi ha mai picchiato, solo qualche volta mi ha sgridato alzando la voce per alcune mie marachelle, ma io non gli ho mai tenuto il broncio, perché gli voglio bene così com'è. Lui non se ne accorge, ma io lo studio sempre. Osservo le sue reazioni ed il suo comportamento. Attendo da lui sempre una carezza o un semplice sguardo di benevolenza. Ora sono vecchio e un po' sordo, ma capisco lo stesso quello che mi vuol dire. Io ho fiducia in lui ed egli in me.
Qualche volta ho sofferto di solitudine, ma non gliel'ho mai fatto pesare. L'ho sempre accolto con gioia. Caro padrone, ora mi sento ancora un po' energico e riesco ancora a fare la guardia, ma quando volgo il tramonto ti chiedo solo di continuare a considerarmi il tuo Lillo, che ti ha voluto sempre bene, senza chiederti grandi cose in cambio. Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Francesco, per i Vescovi e per tutti i sacerdoti e i diaconi. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci fai contemplare l'incarnazione del Verbo, concedi che mediante la sua passione e morte giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Meditiamo oggi i misteri della luce. Nel primo mistero, il battesimo di Gesù al Giordano. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Secondo mistero, il miracolo alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Terzo mistero, l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. In Amarico. Seggaye mollash Mariam hoy selam ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው
ከሴቶች ሁሉ የተባረከች ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከች ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከች ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Quarto mistero, la trasfigurazione di Gesù al Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Quinto mistero, l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramos,
suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobilis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina del rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione della Beata Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia della vita senza fine per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiera alla Vergine di Loreto. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano.
Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. E per intercessione della Beata Vergine Maria, il Signore Dio Onnipotente faccia scendere la sua benedizione su di voi, sui vostri cari, in particolare i malati e le persone più fragili. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. L'amore non conosce confini, dona forza per andare avanti e superare le difficoltà anche quando tutto sembra perduto. La visita del Patriarca Latino di Gerusalemme a Gaza è un momento di incontro importante per la comunità locale, un'occasione di dialogo e un modo per superare insieme le difficoltà derivanti dalla guerra. L'incontro con la comunità, ha detto Monsignor Pizzaballa, è sempre molto piacevole e gioioso. Ad ogni visita si celebra un battesimo, si benedice la gente, si ascoltano le loro richieste. Ogni occasione è un momento di festa. Come l'accensione dell'albero di Natale, un momento che ha coinvolto tante persone, sia cristiani che anche musulmani. Il patriarca ha incontrato, benedetto, baciato e abbracciato con affetto i bambini. Le relazioni umane sono molto più semplici che addentrarsi in questioni politiche, ha sottolineato Monsignor Pizzaballa. La loro esperienza ci dice innanzitutto che non bisogna mai rinunciare a sperare, mai rinunciare a credere, avere un ideale alto, un cuore pieno anche di gratitudine e di amore. Si può pensare di trovare una comunità triste e senza speranza, innanzitutto perché la situazione politico-economica e sociale è veramente difficile, poi perché la comunità cristiana è veramente piccola. Ma proprio per questo, ha continuato il Patriarca, ho incontrato lì un senso di comunità bello e forte. I problemi ci sono, come di solito, ma la comunità non si arrende mai. Credo che sia questo quello che ci può regalare questa comunità, che nonostante le avversità attorno, ecco, si può essere segni di pace, di speranza e di amore. La preparazione al Natale, ci spiega Padre Gabriel, parroco della piccola comunità latina di Gaza, si fa nella semplicità delle famiglie, con visite e benedizioni alle case e ai malati, confessando e facendo dei brevi ritiri spirituali. La visita del Patriarca anticipa il Natale ed è sempre motivo di grande gioia per la comunità di circa 1000 fedeli in tutta la striscia. Il messaggio del Natale è sempre lo stesso, guardando in alto che la salvezza viene il nostro Redentore Gesù Cristo, e quello non cambia. La presenza di Dio tra di noi, l'Emmanuele, e quello è un messaggio non soltanto per Gaza e da Gaza, un messaggio per tutto il mondo. Non possiamo vivere nelle tenebre, nonostante le tenebre del mondo. Non possiamo vivere angosciati, tristi, come se la cosa la più importante non ci fosse stata. Dio è entrato nella nostra storia e pur essendo la nostra realtà una realtà veramente di molta tristezza e ingiustizia, Dio è venuto a salvarci. Vi desideriamo buon Natale per tutti voi. Buona giornata.
quanto e come è importante saper riconoscere i propri errori. Ed è proprio vero, la capacità anche di potersi e volersi fermare un attimo. E riconoscere i propri errori non significa dire che è tutto brutto, anzi, certo possiamo darne un giudizio su questo, ma riconoscere i propri errori significa anche essere forti, significa anche essere consapevoli che posso cambiare. Riconoscere i propri errori significa anche che ho il coraggio di voler cambiare le cose e se le cambio per il meglio. Quanto e come allora anche oggi diventa un'occasione per compiere questo. Sicuramente non stiamo solo bene noi, ma lo saranno anche gli altri attorno a noi. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata. Natale è un periodo bellissimo, pieno di profondi significati spirituali, occasione per ritrovarsi con amici e parenti. Sì, ma è anche uno sbatti enorme, da qui il celebre apoftegma, anche questo Natale ce lo siamo levato da... la cui prosecuzione non è adatta al canale di un prete. In questo video i 6 sbatti del parroco imbruttito versione natalizia. Andiamo! Il parroco imbruttito va in sbatti quando riceve telefonate, diciamo, con richieste non così pertinenti di informazioni. Pronto? Buongiorno signor parroco imbruttito, volevo chiederle a che ora è la messa di mezzanotte? Alle 3 del pomeriggio. Ma davvero? No che non è vero, se è la messa di mezzanotte sarà, dica con me, a mezzanotte. Benissimo. Pronto? Mi scusi signor parroco imbruttito, ma quest'anno confessate alla vigilia di Natale? No. Ma è impossibile signor parroco imbruttito, ma tutti confessano alla vigilia di Natale. Allora, se è impossibile perché me lo chiede? Certo che confessiamo come tutti i Natali, d'accordo? Buon Natale a lei! Il parroco imbruttito sclera quando nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale alle confessioni arriva quello che parte da Adamo ed Eva con 20 persone in fila. Sia lodato Gesù Cristo. Buongiorno signor parroco imbruttito, io avrei detto una bugia, però dovrei fare una premessa. Un giorno di tanti anni fa, quando avevo 3 anni, adesso ne ho 73... No, guardi, solo una cosa volevo... Ho quasi finito, Ok. No, guardi, solo una cosa, mi sembrano cose davvero molto molto delicate. Che cosa ne dice? Perché poi c'è anche un po' tutta la fila, sa, la vigilia di Natale, poco... Che cosa dice se ne prendiamo un appuntamento e ne parliamo con un po' di calma i giorni dopo Natale? Hanno proprio ragione, voi preti non siete capaci di ascoltare. Ma... Il parroco imbruttito si prende male quando il coro, nella messa di mezzanotte o nelle messe di Natale, piazza canti natalizi a sorpresa che non c'entrano una mazza con la liturgia. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. We wish you a Merry Christmas. We wish... La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so cheap. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. No, adesso vado, li uccido, Poi cosa fate? Fate anche la pubblicità del panettone dopo la messa? Il parroco imbruttito si prende malissimo quando a Natale c'è il pranzo con i parenti che non vanno mai in chiesa e partono le battute sui preti.
Meno male che voi preti lavorate un po' in questi giorni. Allora, come vanno le offerte? Riuscite ancora a spillare qualcosa alle vecchiette? Certo che il Vaticano, certo che i preti pedofili, certo che lo IOR, certo che le crociate, certo che l'Inquisizione. Il parroco imbruttito si prende malissimo quando gli dicono che è sempre in vacanza ed è al campo scuola. Sì, già, partiamo domani, siamo più di 100, è una bella avventura, voi preti, fortunati, ho sbagliato tutto io, dovevo fare il prete sempre in vacanza. Cioè, fammi capire, te ti stanno a casa i figli 3 giorni in vacanza, è un disastro, io invece vado in via con 100 adolescenti, sono in vacanza, va bene, niente, lavora solo lui nella vita, noi facciamo niente tutto il giorno, va bene. Il parroco imbruttito non capisce perché e va in sbatti quando qualsiasi richiesta nei giorni prima di Natale ha una sola risposta. Ciao, ma senti, quando ci mettiamo un attimo a preparare il calendario degli incontri con i genitori? Dopo Natale. Vabbè, va bene, dopo Natale. Scusa, ciao, ci sarebbe da sistemare quell'armadio, ti ricordi, in sacrestia? Ma sì, ci pensiamo dopo Natale. Vabbè, dopo Natale, d'accordo. Ah, ciao. Senti, ma vogliamo farli quest'anno i campi scuola con gli adolescenti? Perché toccherà iniziare a prenotare la casa. Ci pensiamo dopo Natale. Dopo Natale, va bene. Dopo Natale, ciao. Dai, dopo Natale, tutto dopo Natale. Ciao. Scusami il disturbo, ti ricordi la capanna del presepio che ti ho portato a tetto rotto a giugno? Te l'ho portata, bisognerebbe sistemarla. Riusciresti nei prossimi giorni? Dopo Natale, Don? No, la capanna del presepio dopo Natale no, perché la capanna del presepio dopo Natale non serve più. Dopo Natale, cos'è Natale? Un buco nero che assorbe tutte le cose e spara fuori tutti i problemi risolti? Piccolo video per fare una risata. Se ti è piaciuto questo video puoi condividerlo con il tuo parroco imbruttito, puoi condividerlo anche se non è imbruttito, puoi mettere un mi piace e puoi iscriverti a questo canale. Intanto buone feste e a presto con i prossimi video. Ciao! Pasqua è fede nelle parole ed Evangelo del corpo. È il corpo che risuscita, non l'anima. Un'anima indistruttibile non basta a dare senso alla vita eterna. È il corpo di Lazzaro che viene fuori, è sciolto, è lasciato andare, è il corpo di Gesù che manca nel sepolcro vuoto. Tutta la settimana decisiva è focalizzata attorno al corpo di Gesù. Maria di Betania unge di nardo i suoi piedi e li avvolge con i suoi capelli. Inizia così la passione, con il corpo profumato. Poi, questo è il mio corpo, prendete. Poi il corpo torturato, inchiodato, violentato dalla morte, sepolto. Poi il corpo assente nel sepolcro vuoto. E infine il corpo di Cristo trasformato a Pasqua. La risurrezione è l'Evangelo del corpo. È la buona notizia che esso non è destinato ad essere annullato, azzerato, semplicemente buttato via, bensì trasformato. Perché il corpo è il luogo in cui è detto il cuore dell'uomo. E il Verbo ha preso corpo d'uomo per poter dire l'amore di Dio. Non c'è altro mezzo. E se il cuore è abitato da Dio, lo è anche il corpo. Allora saranno finalmente i sensi divine tastiere, secondo David Maria Turoldo.
La resurrezione è la salvezza della corporeità, del solo luogo dove ci è stato possibile dire l'amore. Tutta l'avventura umana è una vicenda chiusa tra due giardini, quello dell'Eden, all'origine, e il paradiso, termine che deriva dal medio iranico pardez, cioè giardino, all'altra riva. Un'avventura tra due giardini posta sotto il segno della bellezza e della gratuità. L'eternità, come infinita ripetizione, può perfino fare paura. Ma se essa mi appare non come durata, ma come intensità, allora mi può ancora saziare di sorprese. Noi tutti conosciamo il miracolo della prima volta. La prima volta che hai conosciuto un amico vero, il primo bacio, il primo amore, il fascino della bellezza, l'incanto di un luogo. Poi ci si abitua, le cose perdono pathos. L'eternità è il non abituarsi. È il fascino della prima volta che si ripete sempre. Respira sempre Cristo. Prendi coscienza che il Cristo è una realtà che ti avvolge. È il tuo ambiente vitale, invisibile e necessario. Che sei immerso in Lui, che respirare è respirarlo, che amare è amarlo. In Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. In Lui siamo e respiriamo. Dove ritrovare quel respiro? Per respirare Cristo io andrò alla ricerca della cosa più prossima a Gesù, ed è la sua parola. Farò in modo che l'Evangelo mi sia addosso, come un vento, come un profumo, come una tunica di luce. Farò in modo di camminare dentro l'Evangelo come fosse una nuvola di canto e una riserva d'aria. Farò in modo di entrarci, giorno dopo giorno, di essere quotidianamente dipendente dalla sua parola, di dare tempo e cuore alla lettura. Vi dimorerò come fosse la mia casa. Io sono la vita. Chi vive come Lui ha più vita. Non devo diminuire l'umano per far posto al divino. Al contrario, nell'intimo dell'uomo, spirituale e reale, coincidono. Fede e vita sono intrecciate indissolubilmente. La fede non è una sovrastruttura, un'aggiunta estranea alle attese della vita. Anzi, neppure la vita eterna, la vita promessa, è estranea alle promesse della vita. Il mistero di Dio, è nel cuore della vita. Nascere, amare, dubitare, credere, accogliere, perdere, gustare, illudersi, osare, morire, dare la vita. C'è una vita di terra dentro di noi e c'è una vita di cielo. Abbiamo dentro una vita come istinto di conservazione o di difesa e una come istinto di dono, come bisogno di comunione, che porta in sé il respiro di Dio,
sospinta dal vento della parola nella direzione della pienezza.
Mirabilis,
La mente elabora e rielabora continuamente percezioni, sentimenti, emozioni, contenuti, eccetera. Lo stato mentale precedente non viene cancellato del tutto, ma integrato in quello successivo. Quando osserviamo qualsiasi cosa, lo facciamo nell'istante presente, il quale in realtà non può essere fermato. La nostra mente comunque si è arricchita dalle tracce mnemoniche lasciate dai contenuti degli istanti precedenti e se ne serve per la continua riorganizzazione della nostra coscienza, ritenendo ciò che più emotivamente la coinvolge o interessa, rimuovendo invece gran parte dei contenuti particolari che richiederebbero una capienza e consistenza mnemonica eccessiva per le nostre potenzialità cerebrali. Per questo il grande filosofo Bergson affermava che il nostro cervello è fatto più per dimenticare che per ricordare. Questo fatto ci induce ad intuire che il tempo interiore non è un semplice fluire di istanti infinitesimali e la nostra esistenza non è la loro somma, ma piuttosto un continuo processo di integrazione, rettifica e riorganizzazione degli stati mentali finalizzato a quello che sarà la nostra coscienza integrale oltre all'attuale dimensione spazio-temporale. Un giorno comprenderemo con più chiarezza che noi non siamo divisi negli infiniti istanti che hanno costituito la nostra coscienza durante la vita terrena e che a noi sembrano scomparsi nel nulla, ma siamo unici nell'istante eterno, perché tempo e spazio sono ricapitolati insieme al Cristo Omega, presso il quale risplende il vero essere. Ogni istante temporale sussiste in funzione di quello eterno e nulla va disperso, perché noi siamo quello che siamo stati e quello che saremo, perché simili a Dio, nel quale potenza ed atto coincidono ed in Lui non c'è evoluzione.
Era circa il mezzogiorno dell'8 settembre del 1855. Teresa Dus, una giovinetta di Porzus, tornava come al solito a casa con la sua mucca. Teresa pensava che la sua mucca non fosse abbastanza sazia e decise di prendere la gerla ed il falcetto per tagliare un po' d'erba. Mentre era sul prato, situato fuori del paese, udì una voce che le chiedeva che cosa facesse lì. Vide una signora e le rispose che stava tagliando un po' d'erba per la mucca. La signora le fece notare che quel giorno era festivo e che Dio ha proibito di lavorare nei giorni di festa, pertanto era un peccato. Poi le chiese il falcetto e l'aiutò. La esortò poi di raccomandare alla popolazione di pregare e di fare una processione partendo da Attimis e Forame verso la chiesa di Porzus. Aggiunse di raccomandare a tutti di non lavorare, di non profanare le feste in nessun modo e che si smetta di bestemmiare, perché il suo buon Gesù con il Padre Eterno è molto sdegnato per questo. Le disse che la sua preghiera ha molto valore di fronte all'immensa misericordia di Dio, ed è per questo che il mondo continuava ad esistere. Se un buon cristiano pregherà e si accorderà con lei, aggiunse, la sua misericordia non avrà termine, ma aumenterà sempre di più. Teresa le domandò chi fosse e la signora le rispose che per ora non aveva tempo di spiegarglielo, perché aveva ancora figli e figlie a casa, ma sarebbe tornata ancora entro breve tempo. Poi ritornò a raccomandarle di correre a casa gridando che non lavorino più la festa, altrimenti grandi malattie e il colera sarebbero ritornate se avessero continuato a comportarsi in quel modo. Ammonì che il male causerà persino la malattia delle mele, dell'uva, delle patate e di qualsiasi frutto. Ribadì inoltre di non bestemmiare perché è un gravissimo peccato che offende molto Dio. Teresa cominciò a recarsi verso casa mentre la signora si diresse dalla parte opposta. Dopo 10 metri la piccola Teresa si voltò indietro e gradualmente la vide sparire. Arrivò a casa e comunicò alla popolazione quello che aveva visto ed udito e che la signora sarebbe tornata presto, ma non sapeva dove. Molti però non credevano. Intanto il colera faceva molte vittime e la popolazione usava andare in chiesa a dire il rosario. Il 27 settembre, durante la recita del rosario serale, era presente anche la piccola Teresa. D'un tratto le appare la celeste signora che la invitava a salire verso il coro. Salì. Quando giunse, la Madonna prese la mano di Teresa, la quale vedeva tutta la chiesa illuminata come a giorno. Fecero il giro dell'altare sino alla porta della chiesa, mentre Teresa esclamava che la vedeva bene e che la stava tenendo per la mano. Nessuno però vedeva nulla. Giunti alla porta della chiesa, la Madonna la salutò dicendole addio e sparì. Ma la gente era ancora rimasta un po' incredula e voleva un segno. 3 giorni dopo, il 30 settembre, durante la recita del rosario, Teresa vide per la 3ª volta la Vergine Maria che le faceva cenno di salire sulla parte sinistra del coro. Le persone presenti la incitarono a salire e a farsi rilasciare un segno. Quando Teresa si trovò dietro all'altare, la celeste signora le impresse una croce bianca sulla mano destra. Uscita dalla chiesa, si diresse verso il borgo mentre la gente la seguiva e chiedeva dove fosse la Vergine. Ella rispondeva che era proprio lì, accanto a lei, e che poteva toccare le sue vesti. Ma la popolazione che stava pregando non la vedeva. Il padre, venuto a conoscenza dei fatti, vedendola, la chiamò. La Madonna, a pochi metri da casa sua, le raccomandò per la 3ª volta di dire a tutti che non bestemmiassero e che santificassero le feste non lavorando. Poi scomparve alla sua vista. Tutti, dopo quell'apparizione, poterono vedere la croce sulla mano e si misero a pregare e ringraziare la Madonna per quei fatti.
In seguito, dopo una breve permanenza a Cividale del Friuli, nel 1856 la piccola Teresa fu accolta nell'Istituto Derelite da poco fondato da padre Luigi Scrosoppi. Vi rimase per 4 anni. Poi uscì e tornò a Cividale nella casa del parroco Don Pietro Bernardis e continuò per 4 anni ad essere seguita dalla sua maestra. Desiderava farsi religiosa, ma era in difficoltà perché non sapeva né leggere né scrivere. Probabilmente durante un pellegrinaggio a Castelmonte le apparve di nuovo la Celeste Signora, che le disse: va pure in convento e quando dovrai recitare l'ufficio lo saprai come le altre suore. E così fu. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della Congregazione delle Suore della Provvidenza. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Rosanna Maria. Fu mandata per un certo tempo a Cormons, a Orzano e ad Udine. Essendo malaticcia era di sorveglianza alle fanciulle durante la ricreazione. Per ordine di padre Luigi aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. Suor Rosanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine nell'infermeria delle suore. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870. Tutta la popolazione locale di Porzus conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso. La gente osservò che per vari anni nel prato della prima apparizione c'era uno spiazzo sempre fiorito. Nel 1855, con l'aiuto e il sacrificio di tutti, sorse una piccola e graziosa cappella che divenne punto di riferimento e di preghiera per tutta la popolazione. Buonasera brava gente. E allora, stasera questa sorpresa è un gruppo di cantori col mandolino. Questo è il mandolino, vero? La mandola. Mandola. Il flauto, eccoci qua. E il violino, Hanno animato la presentazione del libro qui nel Duomo di Amalfi. Allora io ho detto rimanete un po', siamo qui nella cattedrale accanto a Sant'Andrea con questo presepe bellissimo napoletano. Ecco qua, vi arriva il grazie della brava gente, vedi che bravi. Come ti chiami? Matteo.
Matteo, Franco, Colette. Chi è che suonava invece? Enzo Alfieri, giusto? Dico bene o dico male? Eccoci qua, vedete qua c'è un po' di gente che è rimasta sapendo che c'era la diretta, molti volti sono conosciuti, c'è anche il produttore. Domani ancora è la puntata 15:25 su Rai 3. 15:25 su Rai 3, allora domani l'ultima puntata. Se vi è piaciuta è perché c'ero io, se non vi è piaciuta è perché ci ha messo le mani lui, brava gente, Eccoci qua c'è un po' di gente, ho visto anche il sindaco di Scala, c'è il grande Andrea Manzi, insomma ci sono in tanti. Brava gente, allora andiamo, stasera ci raccogliamo qui in preghiera in questo Duomo bellissimo e siamo vicino al fratello di San Pietro, Sant'Andrea. Vedete, la cattedrale è veramente straordinaria. E allora è qui che vogliamo ascoltare questa pagina di Vangelo nel giorno in cui celebriamo la strage degli innocenti, pensate, brava gente. E quindi un pensiero va ai bambini mai nati, va a quelle mamme che desiderano invece un bambino, va ai bambini poveri. Papa ce l'ha ricordato, quanti innocenti bambini muoiono durante le guerre, brava gente. Ma ascoltiamo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano dai 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Eccoci qui, brava gente. Allora stasera la pagina del Vangelo ci ricorda la grande strage degli innocenti e io penso anche a tanti innocenti che sono in carcere. Sapete, ricevo diverse lettere dal carcere, brava gente. Nel giorno in cui leggiamo della strage degli innocenti, un messaggio divampa dal testo evangelico. Se la gelosia prende per il collo, l'amore ci conduce per mano. Vedete, è vero. È davvero una gelosia che conduce alla morte. Pensate a quante donne e uomini vengono uccisi per gelosia. E vorrei che questa frase scavasse dentro di noi, brava gente. La gelosia ci prende per il collo, l'amore ci conduce per mano. E questo è anche il titolo che abbiamo dato, brava gente, a questo nostro commento. Troviamo contrapposta la cattiveria e la violenza alla bontà e alla fede, fragilità e forza, debolezza e prepotenza, uno scenario che accompagna costantemente le nostre vite. La riflessione che siamo invitati a fare oggi riguarda la necessità di praticare il bene, la bontà, e l'atteggiamento che siamo chiamati è la tenerezza. Farci bambini nel cuore e nei gesti. I bambini cioè sono non degli immaturi, brava gente, ma è l'immagine per dire: io mi fido, ho fiducia. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre. Il sogno che riceve Giuseppe è segno dell'amore che ci prende per mano. È Dio che si prende cura di noi, brava gente, che ci salva, brava gente.
È Dio che si prende cura di noi, io lo vorrei ripetere, che ci salva dall'arroganza dei potenti, brava gente, che ci salva dall'arroganza dei potenti, brava gente, da coloro che vogliono eliminare tutto ciò che possa mettere in discussione il proprio io. Quante persone, brava gente, quante persone. Erode consuma la grande mattanza, l'atto di violenza verso la tenerezza, verso la fragilità. Penso che gli eventi storici possono servirci per riflettere sui nostri comportamenti. Sì, brava gente, siamo chiamati a riflettere sui nostri comportamenti, Perché esistono sì le grandi pagine della storia, ma parallelamente ci sono anche le nostre piccole storie, brava gente. Come esistono le piccole chiese o le grandi chiese, le piccole famiglie o le grandi famiglie. Voi capite allora, brava gente, capite quanto è importante. Nulla di nuovo sotto il cielo. Da Caino in poi, l'occupazione degli uomini resta quella di uccidere altri uomini, resta quella di uccidere altri uomini. Ma noi restiamo indifferenti alla violenza o scegliamo da che parte stare? Ebbene, di fronte a questa pagina di odio siamo chiamati a prendere coscienza, a riflettere. Ogni giorno abbiamo piccole grandi scelte da compiere. Lasciarci vincere dalla gelosia o praticare l'amore. Erode meditò, immaginò e spaventato da Gesù praticò l'odio. Scrive un grande poeta, e concludo, brava gente, Émile Cioran: se tutti coloro che abbiamo ucciso con il pensiero scomparissero davvero, la terra non avrebbe più abitanti. È forte, dite la verità. Non è forte questa affermazione, brava gente, Se tutti coloro che abbiamo ucciso con il pensiero scomparissero davvero, la terra non avrebbe più abitanti. Ecco, Erode pretendeva una terra senza avversari, eppure nella notte buia di quest'odio un angelo parla a Giuseppe, un angelo parla a ciascuno di noi, facendo segno adesso ai cantori che ci fanno il bene parla a tutti noi, il suo nome è Gesù. Brava gente, lo scriviamo? Il bene parla a tutti noi. Lo scriviamo tutti? Siamo per 3.000 stasera? E domani saremo 60.000, 70.000 volte. Diciamo che il bene parla, brava gente. Allora ci lasciamo, domani sera sarò a Cava, alla Curia di Cava, vi presenterò il libro. E concludiamo con questa immagine stupenda. Un saluto a tutti coloro che si chiamano Stefano e andiamo avanti, brava gente. A coloro che si chiamano Giovanni, scusate, coloro che si chiamano Giovanni, è forte, anche chi si chiama Innocente, che sono quelli che si chiamano Innocenzo, avanti, forti, e vi lascio con questa musica spettacolare, eccoci qua, brava gente.
domani, brava gente. Vi ricordo domani su Rai 3 alle 15:15, aspetto domani. Sono stati bravissimi, vero? 15:15, domani pomeriggio condividete, fatelo, condividete, non vi dimenticate di condividere e ci vediamo domani sera, 15:15 su Rai 3 domani per l'ultima puntata. Buonanotte, brava gente, buona giornata, brava gente, bravissimi. Cari amici, abbiamo finalmente, dopo qualche minuto di ritardo, ai microfoni Maria di Medjugorje, che ci trasmette il messaggio della Regia della Pace di oggi 25 dicembre 2022. Ciao Maria! Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria e dico a tutti buon Natale con tutto cuore. Stasera la Madonna è arrivata con Gesù bambino, era festa perché la Madonna è arrivata con tutti i vestiti dorati, bellissima, e ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù perché siate la sua pace e il riflesso della serenità e gioia del cielo. Pregate, figlioli, perché siate aperti ad accogliere la pace, perché molti cuori sono chiusi alla chiamata della luce che cambia i cuori. Sono con voi e prego per voi, affinché vi apriate ad accogliere il Re della pace, che colmi i vostri cuori di calore e benedizione. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Sretan Božić, draga djeco, Gospa je rekla danas u poruci. Danas vam nosi mog sina Isusa da budete njegov mir i oca vedrine i radosti neba. Molite dječice da budete otvoreni primiti mir, jer mnoga srca su zatvorena pozivu svjetla koji mijenja srca. S vama sam i molim za vas da se otvorite primiti kralja mira koji ispunja vaša srca toplinom i blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Grazie Maria. Allora, come ci siamo accordati, tu al 25 del mese annunci il messaggio e poi io lo spiego. Quindi adesso un saluto agli ascoltatori per questo Natale. Buon Natale a tutti voi e uniti nella preghiera. Noi preghiamo per voi e voi pregate per noi. A modo speciale preghiamo per la pace. Oggi che la Madonna è arrivata con Re della pace, con Gesù bambino. Ecco, vi saluto tutti e preghiamo Magnificat adesso questo momento e concludiamo il nostro incontro e Padre Livio continua a fare il commento al messaggio. Magnificat l'anima mia, magnifica il Signore e mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'unità della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni, ha
gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Grazie Maria. Un bacio a tutti voi, uniti nella preghiera. Ciao Padre Livio. Ciao e buon Natale. Bene carissimi, dunque abbiamo fatto questa nuova impostazione, anche perché Maria appunto vi ha fatto capire, come avete certamente capito anche voi nel messaggio del 25 novembre, che lei il 25 del mese, che è il giorno del messaggio, vorrei anche dedicare un po' della serata alla meditazione, alla preghiera personale, e quindi di qui la necessità appunto di questa diciamo così, di questa nuova impostazione, per cui cari amici io vi leggo il messaggio e poi ve lo commento, così non lo devo fare più il giorno dopo. Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù perché siate la sua pace, il riflesso della serenità e gioia del cielo. Pregate figlioli perché siate aperti ad accogliere la pace, perché molti cuori sono chiusi alla chiamata della luce che cambia i cuori. Sono con voi e prego per voi affinché vi apriate ad accogliere il Re della pace, che colma i vostri cuori di calore e di benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Dunque vediamo un po' l'impostazione generale del messaggio, che è molto precisa ed è proprio quella che la Madonna segue fin dall'inizio delle sue apparizioni, che anche noi poi abbiamo sempre seguito nelle nostre catechesi, e cioè da una parte il cuore dell'uomo, dall'altra il Re della pace. Come sapete cari amici, il Natale è, così come noi lo ricordiamo, è stato un evento unico nella storia dell'umanità. Il Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria, questo è l'evento della storia. Tutta la storia precedente è stata impostata come orientamento all'incarnazione e all'evento che il Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria, la quale dopo 9 mesi l'ha donato al mondo. Quindi Natale è il giorno più bello dell'umanità, sarà sempre il giorno più bello e fondamentale dell'umanità, perché è il giorno della pace, cioè della pace fra gli uomini. E questa pace fra gli uomini consiste in questo, in quel bambino dove la seconda persona della Santissima Trinità, il Verbo del Padre, ha assunto la natura umana. Quindi quello è un evento unico, irripetibile, che abbraccia tutta la storia della salvezza. Però tutti i tempi successivi fino ad oggi, questo evento del Natale, che è un evento che si ripete, non si ripete più, diciamo, nella grotta di Betlemme, ma si ripete nel cuore degli uomini. Cioè l'evento del Natale avviene nel cuore di ogni uomo. Di qui, cari amici, tutta l'impostazione che c'è nei messaggi della Madonna, ma fin dall'inizio e in tanti altri messaggi, cioè che la pace incomincia dal cuore di ognuno e incomincia nel momento in cui questo cuore si apre al Re della pace, che è Cristo. Allora, finché questo non avviene, cioè finché i cuori che si aprono alla pace non siano tanti, non diventino una moltitudine, e quindi si diffonda come un fiume, ha detto la Madonna, nelle famiglie, nella società, finché non avviene questo non avremo la pace. Cioè non avremo la pace finché i cuori non si aprono al Re della pace. Quindi noi, per celebrare il Natale, dobbiamo proprio, come ha detto la Madonna nel messaggio che ha dato a Jacopo oggi, nella apparizione annuale di Jacopo, la Madonna ha detto che lei prega perché ogni cuore diventi
la capanna di Betlemme in cui nasce mio figlio. Quindi questo è, diciamo, l'evento del Natale, oggi, e così fino alla fine dei tempi, cioè l'evento di Cristo che viene nel nostro cuore. Quindi la Madonna sviluppa tutto il suo messaggio, diciamo così, in questa luce. Incomincia col dire: lei oggi è venuta festosa con le sue vesti dorate, come avviene sempre in ogni grande solennità, portando il bambino Gesù, che lei ha portato anche fin dal primo giorno dell'apparizione, il 24 giugno del 1991. La Madonna sulla montagna aveva un bambino che copriva e scopriva e lo mostrava, e poi da allora, sempre il giorno di Natale, è avvenuto col bambino Gesù la Madonna. Anzi, un Natale, era il Natale del 2012, e quel Natale che la Madonna non diede il messaggio, ma il bambino Gesù si elevò solenne e con voce tonante e ha detto: io sono il Re della pace, vivete i miei comandamenti. Allora la Madonna ci invita, ci porta Gesù e ci dice che dobbiamo aprire i nostri cuori per accogliere il Re della pace. Però soggiunge: pregate, figlioli, perché siate aperti ad accogliere la pace. Cioè, il primo passo per accogliere Gesù è quello di mettersi a pregare, cioè di aprire il cuore, di riconoscere che siamo delle povere creature che abbiamo bisogno di luce, di verità e di salvezza. Quindi creare la disponibilità interiore, dice la Madonna, così che Gesù possa venire nel nostro cuore e insieme a tanti altri essere quella schiera, diciamo, di cuori che rendono al mondo la possibilità di entrare nel tempo della pace. Quindi dobbiamo sentire anche una responsabilità personale, perché il Natale è l'evento personale di ogni cuore che si apre a Gesù bambino, ma nel medesimo tempo, cari amici, noi vediamo quanto ognuno è importante. Cioè, per la pace nel mondo, ogni cuore che si apre alla della pace è decisivo. E quindi dipende proprio da ognuno di noi che ci sia la pace nel mondo. Anzi, il contributo che noi possiamo dare alla pace, che è così necessaria oggi, perché il mondo ha il rischio di autodistruzione, è proprio prima di tutto la nostra personale conversione. Cioè noi stessi fare la pace con Dio, noi stessi essere portatori di pace, noi stessi diffondere la pace. E una volta che abbiamo aperto i cuori con la preghiera, con l'umiltà, col pentimento dei peccati, perché Dio entra nel nostro cuore, poi, come ci dice la Madonna, i nostri cuori devono in qualche modo diventare la pace di Gesù. Vi porto mio figlio perché siate la sua pace, cioè noi dobbiamo essere la pace di Gesù, cioè dobbiamo lasciarci trasformare da Lui, perché il nostro cuore emani la pace di Gesù nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nei nostri comportamenti, nelle nostre azioni. E nel medesimo tempo qui c'è un riflesso bellissimo all'eternità, noi già qui su questa terra dove c'è la guerra, dove c'è l'odio, dove c'è, diciamo, quella degradazione anche della persona umana e quella degradazione stessa della vita. La Madonna ci dice che noi, se abbiamo Gesù nel cuore, noi siamo in grado di riflettere qui su questa terra la serenità e la gioia del cielo. Cioè, ad un momento, se vuoi dimostrare l'aldilà, tu lo puoi dimostrare vivendo nel tuo cuore, diffondendo la pace, la serenità e la gioia del cielo. E quindi, cari amici, questo ci coinvolge molto, perché in prima persona siamo i cooperatori della pace. Ognuno di noi è importante, ma la Madonna l'ha detto tante volte, che ha bisogno di noi, e ognuno è importante e ognuno è decisivo, anche perché poi la pace è una realtà che si costruisce, diciamo così, nei rapporti personali, quindi prima di tutto nelle famiglie e poi nella società, nei rapporti fra le persone proprio, con lo sforzo di capire gli altri, con lo sforzo di perdonare gli altri, con lo sforzo di aiutare gli altri. Insomma, è questa fatica, diciamo così, è proprio la vittoria, la nostra vittoria sull'egoismo che porta il mondo alla pace.
Poi la Madonna fa una constatazione, cari amici, in genere i messaggi di Natale sono sempre estremamente luminosi, però ovviamente non dimentica la realtà, e la realtà è questa, cari amici, di molti cuori che sono chiusi. C'è anche la parola molti, insomma, ci deve far riflettere, come quando la Madonna ha detto che oggi molte anime vanno all'inferno. Cioè, si dicesse alcuni cuori sono chiusi, diciamo, no. Invece è da tempo, possiamo dire da Fatima, che la Madonna dice che molti cuori sono chiusi. Cosa vuol dire che un cuore è chiuso? Vuol dire che respinge la chiamata di Dio, respinge la voce della coscienza, respinge la luce della verità. Allora, un cuore da solo non può cambiare. Cioè un cuore che è nel male non riesce a liberarsene, un cuore che è prigioniero del maligno non riesce a liberarsene. Soltanto la voce che viene da fuori, la luce che viene da fuori, dice la Madonna, cambia i cuori. Cioè sono chiusi alla chiamata della luce che cambia i cuori, se la respingono. La Madonna ha detto anche molte volte parole anche ammonimenti seri, ha detto non credono ma non vogliono credere, non ascoltano e non vogliono ascoltare. C'è questo indurimento del cuore. L'indurimento del cuore è una situazione esistenziale estremamente pericolosa, perché poi ovviamente chi ci può liberare è la grazia di Dio, ma se la respingiamo entriamo nella logica dell'impenitenza, che è sicuramente il peggio che ci possa capitare in questa vita. È bello questa espressione alla chiamata della luce che cambia i cuori. Cos'è questa luce, cari amici? È la luce della verità, è la luce della divina rivelazione, è la parola di Dio che ci viene donata. È quella verità che, come ha detto la Madonna nei messaggi ai Miriani, vi ricordate, è eterna come è eterno Dio, è la verità che non cambia mai. Questa luce è la luce della divina rivelazione, è la luce della Sacra Scrittura, è la luce dell'insegnamento della Chiesa, è la luce della verità che cambia i cuori, cioè li libera dalla tenebra dell'errore e poi li avvia sulla via della verità. Dunque, cari amici, andando a una decisione pratica che riguarda la nostra vita, come vedete, da una parte Gesù che si fa uomo e Maria che ce lo dona. Gesù che ci si manifesta indifeso quanto un bambino può esserlo. E ci chiama alla tenerezza, ci chiama all'umiltà, da una parte. Dall'altra sono i cuori degli uomini. E ci sono quelli dei pastori che hanno risposto, perché i loro cuori non erano pieni, diciamo così, dell'effimero che seduce il mondo. C'erano anche i cuori dei re magi che erano aperti alla luce della verità, che sono accorsi. Dunque c'è chi accoglie Gesù, chi lo fa maestro della sua vita, chi lo fa l'amore della sua vita, chi lo fa il senso della sua vita. E questa, cari amici, è in questo momento è quanto la Madonna vorrebbe che fosse una grande moltitudine, invece deve accontentarsi ancora di una piccola schiera. Una volta ha detto anche che sono pochi quelli che mi capiscono veramente. Poi che cosa c'è da capire? Ma niente di difficile, c'è da capire che bisogna cambiare vita, c'è da capire che con Dio si vive meglio, c'è da capire che il mondo ci inganna, c'è da capire che nel mondo si diviene tristi e che si rovina la vita, e che invece, cari amici, quando Gesù è nel cuore c'è tutta la sua luce, la sua grazia, la sua forza, c'è questo riflesso della serenità e gioia del cielo. Insomma, c'è già un'esperienza di paradiso che è qui su questa terra. E volevo anche, cari amici, prima di chiudere questa riflessione, sottolineare alcune belle espressioni che la Madonna ci ha detto nel messaggio di Jacob. Sono molto belli i messaggi che la Madonna dà a Jacob il 25 Natale di ogni anno. Con lo scorso anno era lunghissimo, molto bello, e sono molto centrati dal punto di vista, cioè sono centrati cristologicamente, come è ovvio che sia Natale,
mi è piaciuta molto questa espressione in cui la Madonna ha detto prego che ogni vostro cuore diventi come la capanna di Betlemme in cui possa nascere mio figlio e che le vostre vite diventino la luce della sua nascita. Poi, mentre non l'ha fatto, in questo qui di Maria, nel messaggio di Jacopo, la Madonna ha, diciamo così, ci ha detto quello che già sappiamo, cioè sulla nostra situazione esistenziale di inquietudine e di paura, e ci ha detto, figlioli, voi vivete nella inquietudine e nella paura, però ci ha detto, soltanto con Gesù nella vostra vita non guarderete alle inquietudini, cioè le cose che vi inquietano, quindi alla guerra, alle cattiverie, alle miserie di un'umanità degradata. Se avete Gesù nel cuore, non guarderete questi aspetti negativi della vita, ma pregherete perché gli uomini si convertino e vivono nella pace. Poi ha detto, non guarderete alla paura, ma a Gesù, che ci libera da tutte le paure. E questa è l'espressione, carissimi, che possiamo anche scrivere. Cioè possiamo scrivere questo ammonimento verso noi stessi, o queste parole di incoraggiamento verso noi stessi, un criterio anche di come vivere nella realtà quotidiana, cioè non guardare a ciò che ci fa paura, ma guardare a Gesù che ci libera da tutte le paure. Poi c'è stato un incoraggiamento al termine di ambito di questi messaggi, in particolare in quello che ha dato Jacopo. La Madonna ci ha ricordato che è nostra madre, che veglia su di noi incessantemente e ci benedice con la sua benedizione materna. Dunque, cari amici, questa è la ricchezza, diciamo, delle parole che la Madonna ci ha rivolto oggi. Sono parole di speranza, parole di luce, parole di amore, parole di incoraggiamento. Bisogna avere il coraggio, a un altro momento, come dire, di cominciare a pregare, di aprire il cuore, di ascoltare la voce della coscienza, decidere di cambiare vita, fermare la macchina, fare la curva U, se ci accorgiamo che siamo sulla via della rovina, e andare sulla via della salvezza con la confessione. È il tempo di Natale, siamo ancora in tempo a fare tutto questo. Cari amici, mi arrivano molti vostri email che mi testimoniano la bellezza della confessione che hanno fatto dopo tanto tempo. È quello che la Madonna aspetta da noi, che cacciamo la sporcizia dal nostro cuore e il nostro cuore diventi veramente una capanna di Betlemme, dove Gesù sia il re del nostro cuore, e noi possiamo essere così portatori della sua pace. Con questo, carissimi, abbiamo detto abbastanza. Il messaggio di Jacopo lo troverete sul nostro sito internet, quello che la Madonna ha rivolto a Jacopo, mentre quello che ci ha rivolto questa sera lo trovate anche su Facebook, su tutti i nostri social, già fin da questa sera. Con questo abbiamo terminato, cari amici. Ringraziamo Dio anche per questa bella serata, per questa presenza della Madonna col bambino Gesù, per la gioia e la pace che ci dà, perché per la presenza che ci assicura, per la protezione che lei ha, diciamo così, sul nostro presente e sul nostro futuro. La Madonna ci dice di non aver paura, ma di guardare a Gesù, che è, diciamo, il re, che è la via, la verità, la vita, insomma, che è il vincitore, mentre quella del male è una falsa forza. Se avessimo fede non avremmo paura di nulla. Con questo abbiamo terminato, e così concludo con la benedizione di Dio Santissima Trinità, per la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.
Regina della Pace, prega per noi. Rinnovo gli auguri di buon Natale, buonanotte a tutti. La bufera artica del secolo ha già causato almeno 64 vittime negli Stati Uniti. Duramente colpita a Buffalo, nello stato di New York. Qui le vittime sono 34, con 4.000 case senza elettricità e riscaldamento, e il servizio meteo avverte che nelle prossime ore cadranno fino a 20 centimetri di neve. Il dirigente della contea di Erie, dove si trova Buffalo: voglio che i cittadini capiscano che ci sono molte strade che sono completamente bloccate in questo momento, eppure in molti stanno ancora guidando su queste strade. Non fatelo, per favore, avete sentito il sindaco implorarvi, restate a casa. Stay home. Il traffico è impazzito in tutti gli Stati Uniti, decine di migliaia di voli sono stati cancellati in pochi giorni, con un totale caos in molti aeroporti. La compagnia aerea Southwest Airlines ha dovuto cancellare 10.000 voli. Code attese lunghe anche in California, all'aeroporto internazionale di San Diego. Tra le metropoli più colpite dal maltempo anche Chicago, nell'Illinois. Secondo il National Weather Service americano, il maltempo continuerà ancora nei prossimi giorni. Bentrovati a un aggiornamento con il TG di 3B, ultimi giorni di questo 2022 che non vedono grandi cambiamenti sull'Italia perché c'è l'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo, tra l'altro le temperature sono più primaverili che davvero inverno al sud, in alcune zone tocchiamo ancora i 18-20 gradi come sulle due isole maggiori. Un po' di nubi medio-basse in questo martedì sia sul versante tirrenico anche al nord, ma praticamente senza effetti. Diamo uno sguardo invece ai prossimi giorni perché tra il 28 e il 30 una perturbazione diretta dall'oceano verso l'Europa centrale lambirà il nord della Toscana con qualche debole pioggia, quindi giovedì e venerdì a tratti un po' bagnate queste due giornate al nord e sull'alto versante tirrenico. Al sud praticamente non succede nulla, prosegue questa finta primavera sulle regioni meridionali. Poi, per quanto riguarda San Silvestro e soprattutto Capodanno, di nuovo rimonta l'anticiclone su tutta Italia, quindi un Capodanno stabile, sempre con temperature oltre la media stagionale, anche se ci saranno delle foschie e delle nubi basse su parte del nord e del versante tirrenico. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti, scaricando l'app gratuita di 3B Meteo. E l'ora, son venuta a prenderti. Chi sei? Io non vedo nulla, queste parole non le odo con le mie orecchie, è un suono interiore, come mai? Chi sei? Non importa la mia identità, non sono identificabile. Mi chiamano la morte, ma nessuno sa chi o cosa realmente sono. Aspetta, ho molte cose da fare ancora, non vedi? Lascia stare, non ha importanza. Io sono venuta proprio a relativizzare ogni cosa, che pensi, che desideri e che fai. Ma se io non le faccio, se non le faccio io, nessuno le farà.
Non fare questioni con me. Io devo semplicemente compiere il mio dovere. Io sono necessaria. Lo capirai dopo. Perché adesso? E perché dopo? Perché così ho il tempo di prepararmi. Dammi ancora del tempo. Prepararti? In che senso? Faccio l'esame di coscienza, metto a posto alcune cose irrisolte, chiedo perdono alle persone che ho ferito col mio comportamento e le mie parole, frequento i sacramenti. E perché non l'hai fatto prima? Non mi aspettavo una tua visita così repentina. Ma tu lo sapevi che io sarei potuta venire all'improvviso, come un ladro. Sì, ho sempre convissuto con il pensiero di una tua venuta anche improvvisa, ma in fondo al cuore ho spesso proiettato in avanti il tuo momento. La sera piuttosto mi sono spesso addormentato sul tuo fianco. Ecco, ti sei addormentato. Ma lo sai che tu hai quasi sempre vissuto da addormentato. Io vengo a raccogliere l'essenziale, ma in te trovo molte fronde inutili. Hai ragione. Lascia che sfrondi tutto e poi vieni a prendermi. Perché non hai sfrondato prima? Io ti ho lasciato tutto questo tempo per raccogliere i frutti di tutto questo sfrondamento. Ma avevo tante cose a cui pensare. Sii sincero, tu sai bene chi sono. Tutti coloro che mi hanno incontrato mi hanno riconosciuta come la paladina della verità. Sì, è vero, mi sono perso in mille frivolezze, a volte mi sono lasciato andare nei piaceri della vita, ho ricercato qualche forma di potere, ma alla fine ti ho pensato spesso. Pensare non significa vivere in pienezza. Se il pensiero non si traduce in azione, ha poco valore. Tu sai comunque che il tuo pensiero ha spesso accompagnato momenti importanti della mia vita. Quando giungo viene raccolto quello che hai operato, non ciò che hai pensato. Il tuo pensiero è come la corda tesa dell'arco, ma se non miri giusto il bersaglio, lo sforzo si disperderà nel nulla. Ora tu hai teso la corda. Abbandonala. Dopo tanti anni di lotte e tribolazioni, tu mi chiedi di abbandonarmi? Sì, perché ritroverai te stesso proprio in quell'abbandono. Ma che senso ha vivere per poi lasciarci andare nell'abbandono? La vita è questa. Nell'abbandono sarai un osservatore più attento. Ogni attimo dell'esistenza è una continua alternanza tra me e la vita. Tu non te ne eri mai accorto, ma io sono sempre stata presente in te. Sono un po' come il propellente della vita. Ora, perché mi vuoi prendere definitivamente? Perché sei così determinata? Ogni istante della tua vita ha preparato questo. È la tua ora, non puoi sfuggire. Ma tu hai il potere di rimandare il momento. Come non puoi fare a meno di respirare, non puoi assolutamente fare a meno di morire. Morire è solo l'ultimo atto che sintetizza le miliardi di morti che hanno sostenuto la tua vita. Questo avresti dovuto saperlo. Diventi sempre più incomprensibile. Tu ora vuoi prendermi, ma cosa prendi se il mio io si dissolve? L'io che ti sei costruito in modo fittizio si dissolve. Mi porto via proprio quello, le tue illusioni, ciò che hai accumulato materialmente e mentalmente. Porto via da te ogni forma di orgoglio, ogni brama di successo, le tue passioni terrene, tutto ciò che non è rivestito di immortalità. Cioè tutto ciò che non ti resiste? In un certo senso, sì. Ma non sono abituata a discutere. Vengo, prendo e scompaio nel nulla, per poi riapparire in altri elementi vitali. Ritorno in qualsiasi momento in cui c'è un palpito di vita. La vita non può fare a meno di me. Ma quando ti sei presa tutto ciò che tu chiami illusorio, cosa rimane di me? L'essenziale. Che cos'è l'essenziale? Ciò che io non posso fagocitare. Il nulla? L'essere? Ciò che chiami nulla è la mia essenza, ma anche la tua. Resta l'immortale. Ti prego, essenziale, immortale, cerca di essere più chiara. Ma allora non hai capito. Il nulla viene assorbito dal nulla, mentre ciò che è permane in eterno. In te c'è un principio immortale che io non posso confiscare. Il nulla non può agire sull'essere. Tu sei te stesso nel momento in cui emerge il principio di immortalità che ti fa simile al Dio immortale. Se tieni desto in te questo principio, io non ho alcun potere su di te, ma solo su ciò che supporta il tuo essere terreno.
cioè su tutti gli elementi transeunti che sono soggetti al mutamento nel tempo e nello spazio. Ma allora tu non esisti. Esiste il nulla? Ti rovescio la domanda. Non esiste ciò che è? Tu concepisci il nulla come assenza di una presenza. È un luogo comune. La tua logica ragiona per contraddizione. È o non è? Va a fondo e ti accorgerai della tua superficialità. Da quando in qua la morte genera la filosofia? Da sempre. Sono proprio io che spingo gli uomini ad interrogarsi sul senso dell'esistenza. Sono io il propulsore della ricerca, del progresso, della scienza, del pensiero, della vita stessa, persino dell'amore. Dell'amore? Tutte quelle persone che anelano a te persino con il suicidio. Non essere superficiale. Anche il suicidio può essere un'ultima protesta di chi reclama la vita. Il suicida mi carpisce con violenza, spera di poter porre fine al proprio disagio. Non vivendo autenticamente, vorrebbe annullarsi tramite me. Ma anche questa è un'illusione. Io non sono un anestetico, la panacea per i vostri mali. Io agisco, ma non posso essere rappresentata da una mente umana. Tu stesso mi percepisci nella coscienza, ma non puoi vedermi o toccarmi. Non ho colore o sapore. Nel momento stesso in cui agisco scatta la vita, svanisco. Ma allora non ti devo temere. Tu vieni, ma non ci sei. Non può agire colui che non c'è. Io agisco nella vita. Come già ho cercato di farti capire, la vita e la morte sono talmente intrecciate che non puoi separarle. La distinzione che la tua mente fa è puramente logica e razionale. In realtà sono solo un intervallo, una fessura, un vuoto incolmabile tra due fasi di vita. Allora sei inconsistente. Sono inconsistente, ma necessaria, come il tuo respiro. Quando passi dall'inspirazione all'espirazione, c'è un istante di cui non ti accorgi, un nulla che prepara l'atto successivo. Così, tra un battito cardiaco e l'altro, oppure tra la sistole e la diastole. Io agisco ovunque nel mondo materiale, nella dimensione spazio-temporale. I miei effetti cessano quando il tuo essere trascende questa dimensione. Allora non ci sarà più il divenire. Dio non è divenire, è e basta. L'anima immortale, a somiglianza del Creatore, non potrà divenire perché è quella che si unirà al corpo risuscitato, anch'esso non permeato dal divenire. Quindi tu ci sei perché è strettamente correlata al divenire. Io sono solo un'idea, non ho consistenza, te l'ho già detto. Ora che ti parlo, agisco nella tua coscienza. Sei tu che mi stai dando oggettività, ma non ho essenza, perché albergo nel nulla. Per ciò che diviene, sono negli intervalli tra uno stato e l'altro di ogni essenza, ma non sono esistenza. Tu sai che le essenze sono immerse nell'esistenza, ma concettualmente esistenza ed essenza differiscono. Questo è un passaggio molto oscuro che vorrei capire. Vedo che la filosofia ti attira, nonostante io sia qui pronta per te. Comunque voglio farti un esempio che è molto conosciuto in Oriente. Le onde non sono il mare, eppure è il mare che le genera e senza di lui non sussistono. Tu vedi però che ogni onda diviene, corre, spumeggia e si dissolve sulla superficie o sulla riva. L'onda non è il mare, fa parte di esso, ma non ha consistenza nel tempo, essendo in continuo divenire. Una volta comparsa, muta e sparisce come tutte le altre. Le essenze sono come l'onda, l'esistenza è il mare, fondamento di ogni essenza. Perché conosci tutte queste cose? È proprio dal mio nulla che io posso osservare tutto ciò che è vita. Se fossi qualcosa, il mio sguardo sarebbe molto più limitato. Ciò significa allora che noi possiamo osservare meglio il mondo se ci avviciniamo al nulla? In un certo senso. La tua coscienza è tale
perché qualsiasi operazione compia deve negarsi per distinguersi dall'oggetto che prende in considerazione. Se vuoi percepire quell'armadio, non puoi essere armadio, ma devi porti sempre al di fuori. Nella tua mente, qualsiasi punto di vista è fuori dall'oggetto. Ma questi sono ragionamenti che appartengono alla logica umana, che opera nella dimensione spazio-temporale. La realtà è ben diversa. Quindi sei sempre stata presente nella mia coscienza. La coscienza è un continuo tentativo di soggettivazione. Neghi l'oggetto per affermare il tuo punto di vista. Io c'entro nella negazione. Non ti accorgi che per attivare la tua coscienza devi continuamente morire? Più muori e più diventi consapevole. Vuoi dire allora che sei necessaria per la mia vita? Indispensabile. Dal momento del tuo concepimento tutto è sotto il mio potere. Tu ti evolvi dopo aver negato l'aspetto precedente. Prendi coscienza quando fai morire lo stato di coscienza precedente. Sei sempre stata presente nella mia evoluzione? Nella tua dimensione spazio-temporale nulla è statico o fisso. Tutto si muove e dietro questo movimento ci sono io. Termino il mio mandato quando sarai nella tua pienezza. Allora non avrà senso alcuna evoluzione come la intendi ora. La vita mi avrà completamente sconfitta. Sono un'amica ritenuta nemica. Ma se le cose stanno così, perché la gran parte di noi uomini ti teme? Perché riflettete poco sul vero scopo della vita presente. Mi si teme quando c'è estrema insicurezza su tutto, quando si ha paura di perdere ciò che si è accumulato. Ma ciò che accumulate è un'illusione. Qualsiasi tipo di accumulazione è vana. Accumulate per espandere il vostro io. Inconsapevoli invece lo restringete. Accumulate denaro per garantirvi il futuro. Accumulate cultura e prestigio per sentirvi superiori agli altri. Accumulate ideologie perché pensate che sostengano il vostro io e le vostre vane tradizioni. Arrivo io e vi rendete subito conto di quanto tempo avete sprecato. Allora qual è il tempo terreno più utile? Il contrario di quello che ti ho detto sull'accumulazione. Il vivere il presente in modo consapevole, senza false proiezioni, nella continua percezione che ogni cosa proviene dall'assoluto a cui tutto devi riferire. Vivere, insomma, nella pienezza, con distacco. Mi sono sempre sforzato, pur nei fallimenti, di osservare me e il mondo con certo distacco. I tuoi sforzi verranno considerati, ma chi vive nella pienezza non fa alcuno sforzo, perché esso assorbe molte energie. Accetta certe situazioni inevitabili, ma osserva il mondo con gli occhi di un bimbo. Accetta me e mi ritiene amica, perché è cosciente della mia presenza attiva nella vita terrena. Agisce con vera compassione nel suo distacco, ama il prossimo come se stesso in Dio. Se è così, allora non sono ancora pronto. Sono venuta a prenderti in virtù del distacco che ti avevo accennato. Devi accettare anche questo evento. Pochissimi sono coloro che sono pronti ad accogliermi. La maggior parte degli uomini avrebbe voluto procrastinare questo momento a causa dei loro attaccamenti terreni, ma anche l'ultimo momento potrebbe essere determinante. Per quello spesso vengo all'improvviso. Vuoi dire che ognuno di noi anche all'ultimo momento potrebbe raggiungere il distacco che non è riuscito ad attuare in una vita terrena? Tu muori come sei vissuto, non illuderti. Ma se Dio ti concede il totale abbandono tra le sue braccia, confidando nella sua infinita misericordia, in un solo momento puoi raggiungere il distacco perfetto, consapevole che è stata tutta un'illusione. Nella vita terrena hai spesso desiderato questo distacco, quindi l'opzione fondamentale era nella direzione giusta. Nel momento in cui ti prendo definitivamente, non ho più alcun potere su di te. Mio Dio, prendimi, ti offro tutti i miei attaccamenti, le mie fragilità, il mio nulla.
Non ti dico addio, perché tu andrai a Dio, ed io svanirò nel nulla da dove provengo. Non potremo davvero rivederci più. Ora vivrai autenticamente e non avrai più paura di nulla. Non te ne accorgerai nemmeno. È come una piccola puntura di spillo. Mio Dio, perdonami. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Buona giornata. Spesso nei nostri rapporti può capitare che si incrinino certe cose oppure certe relazioni. L'importanza di poter o di voler chiarire. Non vincere sull'altro, ma di chiarire. E forse è la chiarezza che può aiutare anche, per certi versi, a prendere consapevolezza del proprio dire, del proprio fare, ma anche dei passi successivi che sono chiamato a compiere. È proprio qui, questa chiarezza, che possiamo utilizzarla in questo tempo in cui le cose sono quasi in attesa di un nuovo anno, in attesa di un ricominciare. Perché non farlo? Io non voglio vincere su di te, ma voglio chiarire. E chi lo sa se oggi, questa giornata, può essere l'occasione. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata. Ogni anno migliaia di persone visitano Rovigno. Si tratta sicuramente di una delle città più belle dell'Adriatico, riconoscibile dal suo centro storico dominato dal Duomo di Santa Eufemia. Ma è solo avventurandoci tra le calli che ci è stato possibile cogliere i dettagli interessanti, ognuno dei quali racconta una parte della storia della nostra città. Ci siamo quindi chiesti, ma noi della storia di Rovigno quanto ne sappiamo? Non ci rimane altro che cercare le risposte, indagare tra le fonti, intervistare gli studiosi di storia e archeologia, seguendo le tracce che ci porteranno in un periodo alquanto misterioso e oscuro, il Medioevo a Rovigno. Il territorio di Rovigno era abitato già dalla preistoria. Molti sono i resti archeologici che testimoniano l'esistenza di abitati nei dintorni della nostra città. Alla fine del periodo antico, il centro più importante era Vistrum, scomparsa all'inizio del Medioevo. Sono visibili oggi i resti di questo antico centro?
abbiamo deciso di chiedere delucidazioni all'archeologo Damir Matošević, che ci ha fornito importanti informazioni. U kasnoj antici i ranom srednjem vijeku život u antičkim vilama rustikama na području ono više ne prestaje. Usred nemirnih vremena ljudi su ih napuštali jer jednostavno nisu se mogli obraniti od najezde prodora ljudi koji su dolazili za vrijeme seobe naroda. Jedino naselje koje je živjelo i nakon propasti vila Rustika je Vešta. Na temelju antičke vila Rustika koja se nalazila u Veštu razvilo se srednjovjekovno naselje koje je nastavilo živjeti do 7. stoljeća. O nastavku života i nakon kasne antike svjedoče nam materijalni ostaci, bizanski novčići koji su nađeni za vrijeme istraživanja, ostaci keramike, ostaci metalnih predmeta koji su koristili ljudi, a koje datiramo u rani srednji vijek. Najpoznatija osoba koja potječe iz Vešta je ravenski nadbiskup Maksimilijan, za koje se smatra da je rođen u samom naselju Vešta. Rovigno è nata alla fine del periodo antico. Ancora oggi si possono intravedere tracce della prima fase di sviluppo della città. Lo storico Marino Budicin ci ha portato a scoprire molti interessantissimi dettagli, nascosti allo sguardo di chi non sa leggere le tracce che la storia ci ha lasciato. La Rovigno che vediamo oggi è andata a formarsi nel periodo tardo-antico, ovvero durante i secoli III, IV e V, quando le popolazioni, a conseguenza del fatto che le popolazioni che vivevano all'interno, nella campagna, non si sentivano più sicure, quindi si sono riversate su posizioni molto più sicure quali lo erano le penisole o l'isola sulla quale poi sorse Rovigno. E quindi il primo nucleo abitativo è stato contraddistinto dalla nascita, dall'erezione del castrum tardo antico che doveva difendere le prime forme dell'abitato, dall'erezione della prima chiesetta dedicata a San Giorgio, ovviamente dall'erezione dei primi edifici abitativi su quello che poi divenne l'isolotto che noi a Rovigno chiamiamo da tradizione monte. Di questa prima fase sono rimasti pochissimi resti, direi monumenti, in quanto l'urbanizzazione e l'edificazione successiva, sia in epoca medievale, rinascimentale e barocca, ha praticamente cancellato ogni traccia di questo primo sviluppo urbano che data al periodo tardo antico, se vogliamo anche all'alto medioevo. Molti sono i resti architettonici medievali sparsi per le campagne che circondano Rovigno. Abbiamo visitato i siti più importanti, la chiesa di San Tommaso, la chiesa di Santa Eufemia a Saline, San Damiano a Palù. Ma il sito che ci ha entusiasmato di più è stato sicuramente il Monte della Torre. L'archeologo Josip Višnjić ci ha presentato i risultati degli attuali lavori di ricerca e conservazione che si stanno svolgendo. Koje su spoznaje do koje ste došli sa najnovijim istraživanjima? Pa ono što bi se moglo naglasiti kao najvažnije je to da smo utvrdili kako je ova utvrda osnovana, dakle po prvi put je ovdje izgrađena neka srednjovjekovna struktura početkom 9. stoljeća, dakle u vrijeme franačkih osvajanja Istarskog poluotoka, a kasnije se razvila do onih formi koje možemo prepoznati iz starih fotografija i starih opisa, se razvila negdje vjerojatno krajem 12. stoljeća i tad je zapravo poprimila forme koje su najsličnije francuskim ili engleskim donžonima. Sia nell'alto che nel basso medioevo la nostra città era popolata. Tanto c'è ancora da scoprire e per fortuna gli scavi che si fanno per migliorare la vita attuale portano alla luce resti e testimonianze importanti del passato. Che il nostro lavoro e la passione con la quale abbiamo affrontato il viaggio nel tempo
sia un memento agli uomini d'oggi che l'interesse e il benessere di pochi non si rivoltino contro gli interessi della storia. I monasteri parlano della vita della nostra penisola. La loro mole suggerisce che l'Istria era densamente abitata. I pozzi, i grandi forni e i torchi indicano che l'agricoltura era un ramo importante sia per i religiosi che per i laici. Il periodo che va dal IX al XIII secolo rappresenta il momento di maggiore fioritura dell'ordine benedettino, che svolse un'opera civilizzatrice e alle abbazie erano proprietarie di vasti appezzamenti di terreno, sovente messo a coltivazione per la prima volta. I monasteri erano centri di cultura e di attività politica importantissimi, in mezzo alla società prefeudale e feudale. Importantissime erano le scuole abbaziali ed esisteva una stretta rete di collaborazione tra tutti i monasteri d'Europa. Sullo scoglio di San Giovanni in Pelago esisteva da tempo immemorabile un convento, o meglio un ospizio di eremiti di San Girolamo, ossia camaldolesi della congregazione di Fiesole. Quando il convento andò in rovina, la chiesa fu conservata e mantenuta dalla pietà dei pescatori e marinai. La chiesa, fino alla metà del XX secolo, arrivò intatta. Oggi restano le mura laterali, l'abside e il campanile. Ancora prima dell'arrivo dell'arca di Sant'Eufemia, nell'800 d.C., sull'isola di Santa Caterina esisteva un piccolo ospizio con chiesetta di eremiti. Nella seconda metà del 1800 l'isola divenne proprietà di vari privati, tra i quali l'arciduca Carlo Stefano d'Austria. Nel 1905 passò al conte Ignazio di Carlo Corvin-Milewski. Rimboscò l'isola, costruì viali e 2 palazzi. A cominciare dal 1962 i resti della chiesa e del monastero vennero sistematicamente demoliti. Sull'isola di Sant'Andrea, denominata Serra da un toponimo greco di epoca bizantina, ci si imbatte in un albergo sorto sulle fondamenta e i muri di un antico convento dell'858. San Giovanni da Capistrano ampliò e quasi riedificò l'ospizio, che fu convertito in un ampio convento. I religiosi abbandonarono nel 1820 l'isola, che passò poi a vari privati che manomisero e deturparono l'antico e magnifico convento. Tutto ciò portò la costruzione a rudere. Nel 1891 l'isola fu acquistata dai conti Hitterot. Della chiesa preromanica sussiste solo la parte centrale, a base quadrata, sormontata da una cupola. Branko Fucic e altri studiosi hanno individuato tracce di affreschi che sono tuttora parzialmente visibili. Su un'altura lungo la strada che da Rovigno porta a valle si trova oggi la chiesa barocca di Santa Maria Grande, sorta su un complesso formato da un'antica chiesa e monastero carolingi. La chiesa occupa solo una parte della navata centrale della basilica carolingia. Il complesso monasteriale era molto vasto. I recenti scavi archeologici hanno portato alla luce l'infrastruttura monasteriale comprendente forni e torchi. All'interno del monastero sono visibili i resti di una cappella interna. Grande è l'importanza di questo complesso monastico se si pensa che il Papa Alessandro III vi sostò alcuni giorni durante un viaggio di ritorno dalla Dalmazia. Il Papa Innocenzo IV, in una lettera del 1248, descrisse questo complesso e quello di San Michele di Valle. Sulla sponda occidentale del canale di Leme, immerso in una tranquilla pineta, si trovano le rovine del convento di San Michele di Leme. Le origini del convento si fanno risalire a San Romualdo, che soggiornò nella zona dei monasteri descritti nella nostra ricerca. Il monastero di San Michele di Leme è stato fondato attorno al 1102. Tra tutti i monasteri che abbiamo visitato e che hanno perso la loro funzione originaria, diventando dei ruderi, questo, pur essendo abbandonato da più secoli, rimane ben conservato. I lavori di restauro, avviati grazie all'assessorato alla cultura, ci permettono di osservare parte degli affreschi descritti. Sulla strada che da Canfanaro scende verso Due Castelli esisteva un importante monastero benedettino, quello di Santa Petronilla. Anch'esso fondato da San Romualdo e abolito per volontà di Niccolò V.
Fino all'inizio del XX secolo erano ben visibili le mura e il portale semicircolare della chiesa. Oggi esistono soltanto le mura perimetrali, pochi resti degli edifici e una cisterna. Nel XVIII secolo, crollato il tetto della chiesa, questa diventò un cimitero. L'unico cippo visibile è quello dedicato all'ingegnere Friedrich Koska, impiegato sulla costruzione della ferrovia Rovigno-Canfanaro, morto il 24 settembre del 1875. Nel 1702 cominciò la costruzione della chiesa e dell'ospizio che fu affidato ai padri francescani. Tra tutti i monasteri da noi visitati, questo è l'unico in funzione originaria. Possiede una biblioteca con più di 12.000 volumi, dei quali un centinaio stampati nel XVI secolo, 250 oggetti che costituiscono la collezione del Museo Conventuale e un numero rispettabile di quadri di pregevole fattura. La base musicale di questo video è stata suonata dal professore Tomislav Bisic-Pauletic sull'organo della chiesa costruito nel 1910 dai fratelli Rieger, casa organara che ha costruito organi per edifici di importanza mondiale, quali la chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme fino al Musikverein a Vienna. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Anche nella nuova settimana una zona di bassa pressione sulle isole britanniche sarà responsabile di umide correnti su parte della nostra penisola e dunque al nord avremo ancora una certa variabilità, annuvolamenti con nuove precipitazioni, mentre dominante sul Mediterraneo l'alta pressione garantisce al centro-sud e sulle isole maggiori una situazione meteo più tranquilla e dunque stabilità e sole prevalente, fatto salvo per la presenza anche di nebbie e foschie nelle vallate interne del centro, localmente a tratti anche sulle coste. Le temperature massime restano oltre le medie del periodo, il clima si mantiene molto mite di stampo quasi estivo. Pensate su Palermo toccheremo punte massime anche vicine ai 26-27 gradi. Dettagli maggiori sulle vostre località vi attendono come sempre sulla nostra app gratuita Trebi Meteo. Il paradiso esiste e ci sono stato. Condivido con voi un pensiero su questo libretto, vedete? È intitolato Milioni di farfalle di Eben Alexander. Sia chiaro che non è una pubblicità, ma semplicemente gratuitamente condivido un pensiero. Io sono Fra Stefano e vi racconto di cosa parla questo libretto senza comunque rovinarvi la curiosità di leggerlo, se vorrete. Tanto il contenuto non è un mistero, perché c'è già scritto nella copertina, vedete? Milioni di farfalle, il paradiso esiste, ci sono stato. È il racconto di questa esperienza straordinaria fatta dal dottor Eben Alexander, che è uno scienziato e per la precisione è un neurochirurgo che esercita ancora oggi la sua professione in alcuni ospedali in America e insegna anche in alcune prestigiose università e che non credeva nella vita dopo la morte. Ma per uno scherzo del destino è toccato a lui di esserne testimone. Infatti nel 2008, in seguito a una meningite, è entrato in uno stato di coma profondo. Il suo cervello si è spento, per cui, secondo quello che ci dice la medicina, avrebbe dovuto azzerarsi la sua mente, o quantomeno fermarsi, e invece la sua coscienza è rimasta sveglia e ha fatto un meraviglioso viaggio descritto in questo libretto. Lui dice di essere andato in paradiso e racconta l'esperienza che ha vissuto. Ma perché ve ne parlo? In verità avevo già sentito in altre occasioni raccontare esperienze simili di persone in coma che sono entrate in un tunnel di luce bianca e hanno avuto sensazioni estremamente positive. Le ho sentite anche direttamente da persone che le hanno vissute in prima persona e tuttavia sono ancora convinto che queste esperienze non possano essere veramente delle esperienze di paradiso. Che cosa voglio dire? Io credo che fino a quando una persona è viva non possa fare esperienza di quello che accade dopo la morte. E anche queste esperienze stupende restano comunque esperienze legate alla vita.
Per questa semplice ragione, anche se ero incuriosito da queste storie, non ci avevo mai dato peso. Ma alcuni giorni fa un amico mi ha regalato questo libro e ho trovato alcune riflessioni che mi hanno colpito, e sono in particolare quelle riflessioni legate alla coscienza. Questo perché generalmente si crede che la coscienza sia una funzione legata al funzionamento della corteccia cerebrale. E questo non sono i preti a dirlo, sono i medici, per cui secondo la scienza il cervello è la macchina che produce la coscienza. Se spegni la macchina del cervello, si spegne anche la coscienza. Ma in realtà le cose sono andate in modo diverso. E questa è la cosa incredibile, che allo spegnimento cerebrale non è seguita la morte della coscienza. E Alexander ha continuato a rimanere cosciente, anche quando dal punto di vista clinico era considerato cerebralmente morto. E tutto questo è avvenuto per 7 giorni consecutivi, mentre era tenuto sotto il monitoraggio incrociato di diversi medici che analizzavano il suo caso. E quindi è un caso ben attestato e comprovato scientificamente. Io naturalmente non sono uno scienziato, ma credo che queste considerazioni siano molto interessanti, perché se fosse possibile accertare che la coscienza è in grado di vivere anche oltre il funzionamento del cervello, questo avrebbe delle implicazioni interessantissime. Certo non è la dimostrazione scientifica che ci sia un paradiso, ma apre la strada a una riflessione più serena sulle prospettive della vita oltre la morte. Perché il mio io, la mia coscienza, può avere esperienze anche quando il cervello si ferma. Tutto qui. Io l'ho trovato interessante e ho pensato di condividerlo con voi. Ciao ciao e abbi cura di te. Il matrimonio che è sempre la volontà di Dio ed è anche la libera scelta dei due coniugi, un po' come accade sempre nella vita. Dio fa la sua parte, ma anche noi facciamo la nostra. Ed è da questa sinergia che si riescono a fare le cose più grandi, le cose più belle, ma vorrei anche dire le cose più significative. E creare una famiglia è veramente una delle cose più grandi che si possano fare. Non perché sia la cosa più difficile, non perché sia la cosa che richiede maggior bravura, ma perché la famiglia è ciò che contiene il tesoro più prezioso che ciascuno di noi possiede, che è l'amore. Io nella vita potrei avere molte cose, anche i più grandi doni di santità, i carismi più ambiti come la profezia, la fede, le guarigioni, ma se non avessi l'amore non sarei nulla. Eh sì, è proprio così. L'amore è il più grande tesoro che Dio ha voluto condividere con noi uomini e donne. E chi ama veramente di cuore. Qualcuno sente che l'amore ha in sé qualcosa che supera la nostra capacità, supera la nostra ragione, supera anche le nostre emozioni. L'amore è una scintilla di divino, di infinito che abita dentro di noi. San Paolo parla dell'amore e molti altri ne hanno parlato, ma mai nessuno ha potuto dare una definizione, perché definire significa riconoscere il limite, ma la nostra ragione si ferma prima di quel limite. L'amore va oltre. Il giorno del matrimonio è un giorno memorabile, uno di quei giorni che lasciano il segno. Il matrimonio non è solo una festa dedicata agli sposi, non è solo la celebrazione di una messa in cui preghiamo per loro. C'è una grande differenza se invece di dire questo è il mio compagno, uno dice questo è mio marito, questa è mia moglie. Qual è la differenza?
che quando dici compagno dici questa è una persona con cui sto bene e con cui condivido una parte della mia vita, questa è la persona che amo, che è già una cosa grande di per sé. Ma quando dici moglie e marito, significa che da questo momento io affido a questa persona la mia vita e lui o lei è il significato più profondo del mio vivere. Devo passare sopra questo ponticello e c'è scritto anche di stare attenti, di non scivolare, perché con la pioggia, con le foglie secche, è facile anche scivolare. Mi trovo appunto sopra il ponticello per poter avvicinarmi piano piano al mulino. Molto bello anche questo tavolino con i sedili di legno. Naturalmente quando il tempo è un po' migliore si può fermarsi, consumare qualcosa e stare qui inseriti in questa natura. E mi sono proprio avvicinato, devo stare attento a non scivolare. Naturalmente questa forza dell'acqua, questa cascata, il mulino che gira a tutta velocità, ecco. Ascoltiamo per un istante l'acqua che scorre e il mulino che fa la sua ruota che gira. Ecco, forse non ho ancora detto la località precisa dove mi trovo. Sono nella frazione di Balle, il comune è quello di Reana del Roiale. Ecco, davvero una grande quantità di acqua. Ringraziamo il Signore anche per questa pioggia, per questi giorni di pioggia che ci sembra, li chiamiamo brutte giornate, ma invece sono giornate importanti perché la pioggia è molto importante e molto necessaria per la vita di noi persone umane, per la vita degli animali, per la vita delle piante. Ringraziamo Dio per il dono di questa acqua che scorre. Se non amiamo nemmeno noi stessi, non possiamo pretendere di amare il prossimo e tantomeno Dio. È necessario prima comprendere in profondità la nostra mente, anche se questo ci costa molto, perché pochissimi si accettano come sono realmente. Quando abbiamo scoperto senza timore ciò che realmente pullula nei nostri più reconditi anfratti e meandri mentali, quanta superficialità ci narcotizza, quanta invidia ed odio serpeggiano in noi, quanto egoismo blocca la nostra evoluzione interiore, allora possiamo nell'umiltà chiedere al Signore che ci doni Lui l'amore che ci manca, perché ogni nostra cattiveria ed ogni forma di insensibilità è già stata annullata dalla sua amorosa passione e morte in croce. Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù perché siate la sua pace e il riflesso della serenità e gioia del cielo. Pregate, figliuoli, perché siate aperti ad accogliere la pace, perché molti cuori sono chiusi alla chiamata della luce che cambia i cuori. Sono con voi e prego per voi, affinché vi apriate ad accogliere il Re della pace che colma i vostri cuori di calore e benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, oggi
quando la luce della nascita di Gesù illumina il mondo intero con Gesù tra le braccia, in modo particolare prego che ogni cuore diventi la capanna di Betlemme in cui nascerà mio figlio e che le vostre vite diventino la luce della sua nascita. Figliuoli, vivete nell'inquietudine e nella paura. Perciò, figliuoli, in questo giorno di grazia, pregate Gesù perché rafforzi la vostra fede e diventi il governatore delle vostre vite. Perché, figli miei, soltanto con Gesù nella vostra vita non guarderete all'inquietudine, ma pregherete per la pace e vivrete nella pace. Non guarderete alla paura, ma a Gesù che ci libera da tutte le paure. Io sono vostra madre che veglia su di voi incessantemente e vi benedico con la mia benedizione materna. Qualche settimana fa ti ho parlato di un momento particolarmente difficile che ho attraversato, in cui avevo perso la fiducia in me stesso e di come lentamente l'ho recuperata. Come ti avevo promesso, oggi voglio parlarti di un altro metodo molto suggestivo e particolare per ritrovare serenità e fiducia in se stessi. È stato ideato da Rick Hanson, un neuropsicologo che ne parla durante una sua conferenza TEDx. E è un metodo molto simile alla scatola della fiducia in cui ti parlavo nel video di qualche settimana fa. Ma prima facciamo un piccolo passo indietro e domandiamoci come mai anche un solo piccolo episodio spiacevole che possiamo vivere durante la nostra giornata quotidiana può farci perdere serenità e fiducia in noi stessi. Un motivo c'è ed è un motivo quasi genetico. Pensa a una tua giornata qualunque. In ogni giornata noi riceviamo moltissimi feedback, moltissimi ritorni da parte degli altri relativamente a ciò che facciamo, a ciò che diciamo, a come siamo. Questi feedback possono essere positivi, neutri oppure negativi. Saluti, sorrisi, incoraggiamenti, complimenti, oppure segnali di disinteresse o di indifferenza, o ancora critiche negative, sgridate, arrabbiature, giudizi, parole negative. Il punto è questo: noi esseri umani siamo molto più sensibili ai segnali negativi che ai segnali positivi. Pensaci, se durante la giornata tu ricevi 5 complimenti sinceri e una sola critica negativa, a fine giornata quale sarà il feedback su cui rimuginerai di più? Ecco appunto, questa attenzione verso la negatività ha una sua ragion d'essere. Visto che siamo animali sociali, siamo particolarmente sensibili a tutti quei segnali che ci fanno temere di allontanarci dagli altri, di perdere la nostra appartenenza nei loro confronti. Un tempo questo poteva anche significare il rischio di non riuscire a sopravvivere se si rimaneva da soli. Nella nostra natura è iscritto un forte desiderio, una forte necessità di essere ben integrati nei nostri gruppi sociali e nelle nostre amicizie. Questa ipersensibilità verso i segnali negativi, oggi come oggi però, è una
grande controindicazione rispetto alla nostra serenità e fiducia a noi stessi, per cui basta poco che noi entriamo in un circolo vizioso di paura, di negatività, di scoraggiamento e di allontanamento nei confronti degli altri. Ed eccoci quindi arrivati al metodo suggerito da Rick Hanson. Lo spiega in diversi passi attraverso delle immagini molto eloquenti. Come ti dicevo, la nostra mente riceve continuamente stimoli positivi e stimoli negativi e tutti questi stimoli potenzialmente entrano dentro di noi. Il problema però è che siamo tendenzialmente ipersensibili verso gli stimoli negativi. È come se si creasse un collo di bottiglia per cui le cose belle che ci accadono non riescono a passare da questa strettoia, mentre continuano a passare invece le cose negative. E così perdiamo fiducia in noi stessi e man mano quella strettoia, quel collo di bottiglia si restringe sempre di più e passano sempre di più soltanto gli stimoli negativi. È importante quindi riuscire ad allargare quel collo di bottiglia per lasciare passare ed entrare dentro di noi anche i feedback positivi. Ecco quindi ciò che suggerisce Rick Hanson. Ogni volta che ci accade qualcosa di positivo, anche qualcosa di semplice, un semplice sorriso, un gesto inaspettato, una telefonata, un incontro, una parola che ci fa bene, lasciamolo entrare dentro di noi. Oppure possiamo anche metterci lì con calma e pensare a qualcosa di bello, a un'amicizia per cui siamo grati, a una relazione positiva, a un gesto che abbiamo ricevuto e che ci ha fatto sentire bene. Ecco, ora viene il bello. Fermati. E se non puoi farlo proprio in quel momento, fallo in un secondo momento. Fermati e riporta alla mente quella cosa bella che ti è successa. Ricordala, rivivila, falla nuovamente entrare dentro di te. Hai presente un bel bagno? Hai presente la sensazione che provi quando ti immergi in una vasca piena di acqua calda, pulita, profumata? Ecco, immagina proprio di immergerti in quelle sensazioni positive che provi quando ripensi a quelle belle esperienze positive. Non fare resistenza, lasciati sprofondare in quelle sensazioni, lascia che quelle sensazioni sprofondino, entrino in profondità dentro di te. Apriti ai sentimenti che provi e cerca proprio di percepirli nel tuo corpo e di lasciarli entrare in profondità. Ok, forse starai pensando che focalizzarsi in questo modo su qualcosa di positivo è un pochino artificiale, innaturale, però pensaci, non è proprio quello che facciamo quando riceviamo invece qualche stimolo negativo, qualche feedback critico. Stiamo a pensarci per un sacco di tempo, ci rimuginiamo, dedichiamo un sacco di energie dentro di noi ritornando, ripensando a quella cosa spiacevole che ci è accaduta e così quelle sensazioni negative entrano sempre più in profondità dentro di noi. Ecco, l'invito di Rick è proprio quello di fare con le sensazioni positive ciò che noi facciamo abitualmente con le sensazioni negative. Se qualcuno ti sorride, assapora quel calore che senti e visualizzalo mentre scende lentamente in profondità dentro di te. Se ricevi un abbraccio oppure un bel complimento, sentine il bagliore che cresce dentro di te e lascialo espandere in tutto il tuo corpo. Non lasciare che nessun segnale di sicurezza, di fiducia e di amore passi inosservato senza essertelo goduto fino in fondo. Tanto più riuscirai a vivere, a sperimentare queste sensazioni dentro di te e tanto più sentirai crescere in te un senso di fiducia, di serenità che si espanderà in tutta la tua vita e così diventerà sempre più naturale sperimentare dentro di te un senso di pace che ti aprirà fiducioso verso gli altri e verso te stesso. Tutto questo inoltre innescherà un circolo positivo di serenità, di fiducia, di apertura verso gli altri, perché tanto più ti sentirai sereno dentro di te, tanto più ti aprirai fiducioso agli altri e allora ti ritorneranno ancora altri stimoli positivi, tu ne lancerai e altri ne riceverai,
in un bellissimo circolo virtuoso positivo tra te e gli altri. Provaci dai e fammi sapere poi nei commenti com'è andata. Lascia un mi piace se il video ti è piaciuto e soprattutto condividilo con i tuoi amici, magari facendo loro notare che mentre ascoltavi questo video hai pensato proprio a loro e a tutto l'amore, il calore e la serenità che loro portano nella tua vita. E iscriviti al canale, mi raccomando, per non perdere tutti gli aggiornamenti, tutti i nuovi video che pubblico ogni lunedì mattina. Forse non ci hai mai pensato, ma la vita ti è stata data perché diventi un Vangelo per chi ti è accanto. E Vangelo vuol dire buona notizia dell'amore infinito di Dio per ogni uomo. Questo amore, risplendendo nella tua vita, diventa una buona notizia per chi ti è accanto. Un marito, prima di ogni altra cosa, è una buona notizia per la moglie. La moglie, quando il marito si sveglia e la vede e la saluta, incontra una buona notizia per entrare in quella giornata. Così i genitori sono una buona notizia per i loro figli e i figli sono una buona notizia per i loro genitori. Vai al lavoro come una buona notizia che Dio invia ai tuoi colleghi perché magari sono distrutti, sono depressi, non hanno più speranza. Ma perché questo si compia nella tua vita è necessario che tu faccia la stessa esperienza di San Giovanni, che ha ascoltato l'annuncio di Maria Maddalena. Così anche tu devi ascoltare l'annuncio della Chiesa e poi, come Giovanni, metterti in cammino, anzi correre verso la tomba e entrare in essa, vedere il lenzuolo, vedere la sindone che copriva il corpo morto del Signore, lasciati lì piegati e in ordine. Concretamente significa entrare ogni giorno nelle tombe che si presentano davanti a noi, nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei problemi, nella realtà e non fuggire, perché entro alle tombe che si aprono e che tante volte hanno accolto la tua morte, i tuoi fallimenti, le tue frustrazioni, i tuoi peccati, possa sperimentare proprio lì che Cristo è risorto, quello che ti fasciava, quello che ti legava, quello che ti incatenava alla morte è stato sciolto. Tu sei stato liberato nel perdono di nostro Signore Gesù Cristo. La tua vita perdonata, riconciliata, redenta, riscattata, amata, diventa automaticamente una buona notizia per tutti gli altri. Signore, Tu sei la mia luce. Senza di Te cammino nelle tenebre. Senza di Te non posso neppure fare un passo. Senza di Te non so scegliere, non so veramente ciò che è bene fare. Se Tu mi apri gli occhi del cuore, Signore, io vedrò la Tua luce. I miei piedi cammineranno nella via della vita. Signore, se Tu mi illuminerai, io potrò illuminare, raccontare il Tuo amore per ciascuno di noi e indicare la strada del bene agli amici. Amen.
Dove due di voi sono uniti. Un anziano raccontò: c'erano 4 presbiteri che avevano stretto il patto di vivere in unione di anima e di costumi in questo secolo e di ritrovarsi di nuovo insieme nei cieli, confidando nella voce del Signore che dice: se 2 di voi si accordano su questa terra riguardo a qualsiasi cosa da domandare, così sarà fatto dal Padre mio che è nei cieli. 3 di loro si consacrarono all'ascesi e vissero in solitudine nel deserto. L'altro li serviva nelle loro necessità. Accadde dunque che 2 morirono in Cristo, partirono da questo mondo e furono portati in un luogo di riposo. 2 invece furono lasciati sulla terra, il servitore e un solitario. Ora, per invidia del nemico, il servitore cadde in fornicazione e fu rivelato a un anziano che aveva il dono delle visioni, che i 2 morti supplicavano Dio per il servitore con queste parole: concedi che il fratello sia divorato da un leone o da un'altra bestia feroce, perché lavato dal suo peccato giunga al luogo in cui siamo e il nostro accordo non cada nel vuoto. Accadde dunque che mentre il fratello ritornava come al solito dal suo servizio, gli venne incontro un leone che cercava di ucciderlo. Il solitario seppe ciò che stava accadendo perché gli era stato rivelato, e si mise a pregare supplicando Dio per il fratello, e subito il leone si fermò. I 2 padri che erano morti supplicavano Dio dicendo: Signore, ti preghiamo che sia divorato dal leone e venga con noi in questa beatitudine. Non ascoltare, o Santo, chi ti supplica per lui sulla terra. Ma l'anziano supplicava insistentemente Dio tra le lacrime perché avesse misericordia del fratello e lo liberasse dal leone. Dio ascoltò la sua preghiera e disse a quelli che erano in cielo: è giusto ascoltare lui piuttosto che voi, perché voi siete qui nel riposo, liberi dalle fatiche e dai sudori della vita. Quello invece è spossato dalla fatica della carne e deve ancora lottare contro gli spiriti del male. Per questo è giusto fare a lui la grazia. Subito dunque il leone si ritirò dal fratello e questi andò nella cella, trovò l'anziano che stava ancora piangendo per lui, gli raccontò tutto quello che gli era accaduto e confessò il peccato che aveva commesso. Riconoscendo che Dio lo aveva risparmiato, fece penitenza e in breve tempo giunse all'antica misura, anche perché l'anziano si affaticava insieme a lui. Poi anch'essi si addormentarono e fu rivelato all'anziano sopracitato, che aveva il dono delle visioni, che i 4 stavano in uno stesso luogo, conformemente alle promesse veraci del Signore nostro Gesù Cristo. Pace e bene.
e grazie per esserti regalato questi prossimi minuti. È importante ricordarti che avere cura di te è una priorità e concederti anche solo pochi minuti per una breve meditazione può davvero avere un impatto positivo sul resto della tua giornata. Quindi usiamo questi pochi minuti per tornare al centro di te stesso e stabilire una disposizione che ti accompagni tutto il giorno. Muoviti per trovare una posizione comoda, sia che tu sia seduto alla scrivania, al lavoro o sdraiato sul divano a casa. Chiudi delicatamente gli occhi e sposta tutta la tua attenzione sul tuo respiro, facendo gradualmente respiri sempre più lenti e profondi, inspirando profondamente dal naso ed espirando lentamente dalla bocca. Continua a respirare in questo modo, sentendo i polmoni espandersi mentre inspiri e distendersi mentre espiri. Entra in sintonia con il tuo corpo e osserva come ti senti. Ascolta se nel tuo corpo ci sono segnali di tensione o di disagio. Concedi a quei punti il permesso di rilassarsi e invia amore in quelle aree. Ringrazia il tuo corpo per essersi preso cura di te così bene e fagli sapere che si merita di essere sereno e di rilassarsi per questi pochi minuti. Potresti notare che la tua mente inizia a vagare e va bene, è naturale. Ora, attraverso il respiro, riporta l'attenzione sul tuo corpo. Ora immagina di essere sul lago di Tiberiade. Sei su una barca di legno con altre persone. È una mattina luminosa, il lago è calmo. Davanti a te c'è Gesù che ti guarda amichevolmente e ti sorride. Lascia che questa sensazione ti riempia per un momento. Respira questa sensazione dalla sommità della testa fino alla punta dei piedi e concediti di sorridere se ti sembra naturale. E se ti fa piacere, lascia che questa sensazione orienti la tua giornata. Lo sguardo luminoso e sereno di Gesù ti riporterà alla serenità di sentirti perdonato, di sentirti capito, di sentirti amato. E se vorrai potrai avere anche tu uno sguardo d'amore sul mondo e sulle persone che ti stanno accanto. Senti dentro di te l'amicizia che ti lega a Gesù e la pace che ti dona. Ora concentrati solo su questo. Lasciati avvolgere da questa sensazione di gioia e di pace.
Ora facciamo alcuni respiri più profondi. Facciamo insieme un respiro profondo. Sentiamo i polmoni che si espandono nell'inspirare e si distendono nell'espirare. Facciamo un altro respiro ancora più profondo di quello precedente. Tratteniamo quel respiro per un attimo. Quindi espira tutta l'aria. Un'ultima volta, fai il tuo respiro più profondo e lascia che l'ossigeno riempia tutto il tuo corpo ed espiralo. Se vorrai, nel corso della giornata, potrai richiamare alla mente la sensazione che hai appena provato. Ora ringrazia te stesso per aver dedicato questi pochi minuti al tuo benessere spirituale e quando sei pronto puoi aprire delicatamente gli occhi e goderti il resto della giornata. Dio ti benedica. Pace e bene. Cari figli, in questo giorno in cui la luce della nascita di Gesù illumina il mondo intero in modo speciale con Gesù tra le mie braccia, prego che ciascuno dei vostri cuori diventi la stalla di Betlemme in cui nascerà mio figlio e che le vostre vite diventino la luce della sua nascita. Figlioli, vivete nell'inquietudine e nella paura. Per questo, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, pregate Gesù affinché rafforzi la vostra fede e diventi il Re della vostra vita. Perché, figli miei, solo con Gesù nella vostra vita non vedrete l'inquietudine, ma pregherete per la pace e vivrete nella pace e non vedrete la paura, ma Gesù che libera da ogni paura. Io sono vostra madre, che veglia incessantemente su di voi. Vi benedico con la mia benedizione materna. In attesa della traduzione anche del messaggio dato dalla Madonna Maria, direi che questo messaggio è un messaggio non solo di speranza, ma di vera luce, una luce che illumina il mondo dal buio, una luce che divampa in mezzo alle paure, che dilania questa inquietudine che il mondo vuole mettere nei nostri cuori. E allora cosa ci dice la Madonna? Guardate a Gesù e non vedrete l'inquietudine, ma pregherete per la pace, vivrete nella pace. Non vedrete la paura, ma Gesù che libera da ogni paura. Perché dobbiamo ricordarci che solo Gesù libera, solo Gesù è il nostro Salvatore e che presto tornerà e che dobbiamo liberare i nostri cuori da ogni inquietudine, da ogni paura per poterlo accogliere. Dobbiamo liberare i nostri cuori da ogni male perché Gesù possa entrare nei nostri cuori. Allora forza, mettiamoci nelle mani di questa Madre meravigliosa che tende le sue mani e il suo cuore a questi poveri figli che vede soffrire su questa terra. Lei non ci abbandona, Gesù non ci abbandona. Gesù ogni giorno viene nell'Eucaristia, ricordiamoceli. Lui si fa prigioniero per noi, per la nostra vita, per il nostro amore, fino alla fine dei tempi. Dio ci benedica e ancora una volta un buon Natale a tutti i vostri cuori, la vostra piccola matita del cuore.
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, buon Natale. Il Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria, porti a tutti voi l'amore di Dio, sorgente di fiducia e di speranza, e porti insieme il dono della pace che gli angeli annunziarono ai pastori di Betlemme. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. In questo giorno di festa vogliamo lo sguardo a Betlemme. Il Signore viene al mondo in una grotta ed è adagiato in una mangiatoia per gli animali, perché i suoi genitori non hanno potuto trovare un alloggio, malgrado per Maria fosse ormai giunta l'ora del parto. E viene tra noi nel silenzio e nell'oscurità della notte, perché il Verbo di Dio non ha bisogno di riflettori né del clamore delle voci umane. Egli stesso è la parola che dà senso all'esistenza. Lui è la luce che rischiara il cammino. Veniva nel mondo la luce vera, dice il Vangelo, quella che illumina ogni uomo. Gesù nasce in mezzo a noi, è Dio con noi. Viene per accompagnare il nostro vivere quotidiano, per condividere tutto con noi, gioie e dolori, speranze e inquietudini. Viene come bambino inerme, nasce Alfredo, povero tra i poveri, bisognoso di tutto, bussa alla porta del nostro cuore per trovare calore e riparo. E come i pastori di Betlemme lasciamoci avvolgere dalla luce e andiamo a vedere il segno che Dio ci ha dato. Vinciamo il torpore del sonno spirituale e le false immagini della festa che fanno dimenticare chi è il festeggiato. Usciamo dal frastuono che anestetizza il cuore e ci induce a preparare addobbi, regali, più che a contemplare l'avvenimento. Il Figlio di Dio nato per noi. Fratelli e sorelle, vogliamoci a Betlemme, dove risuona il primo vagito del Principe della Pace. Sì, perché Lui stesso, Gesù, Lui è la nostra pace. Quella pace che il mondo non può dare e che Dio Padre ha donato all'umanità mandando nel mondo suo Figlio. San Leone Magno ha un'espressione che nella concisione della lingua latina riassume il messaggio di questo giorno. Natalis Domini, Natalis est Pacis. Il Natale del Signore è il Natale della pace. Gesù Cristo è anche la via della pace. Egli, con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione, ha aperto il passaggio da un mondo chiuso, oppresso dalle tenebre dell'inimicizia e dalla guerra, a un mondo aperto, libero di vivere nella fraternità e nella pace. Fratelli e sorelle, seguiamo questa strada, ma per poterlo fare, per essere in grado di camminare dietro Gesù, dobbiamo spogliarci dai pessi che ci intralciano e ci tengono bloccati. E quali sono questi pessi? Che cos'è questa zavorra? Sono le stesse passioni negative che impedirono al re Erode e alla sua corte di riconoscere e accogliere la nascita di Gesù, cioè l'attaccamento al potere e al denaro, la superbia, l'ipocrisia, la menzogna. Questi pessi impediscono di andare a Betlemme, escludono dalla grazia del Natale e chiudono l'accesso alla via della pace. E in effetti dobbiamo constatare con dolore che, mentre ci viene donato il Principe della Pace, venti di guerra continuano a soffiare gelidi sull'umanità. Se vogliamo che sia Natale, il Natale di Gesù e della pace, guardiamo a Betlemme,
e fissiamo lo sguardo sul volto del bambino che è nato per noi. E in quel piccolo viso innocente riconosciamo quello dei bambini che in ogni parte del mondo anelano la pace. Il nostro sguardo si riempie dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini che vivono questo Natale al buio, al freddo, lontano dalle proprie case, a causa della distruzione causata da 10 mesi di guerra. Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare quanto stanno soffrendo e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata. Purtroppo si preferisce ascoltare altre ragioni, dettate dalle logiche del mondo. Ma la voce del bambino, chi l'ascolta? Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace, anche in altre regioni, in altri teatri di questa terza guerra mondiale. Pensiamo alla Siria, ancora martoriata da un conflitto che è passato in secondo piano ma non è finito. E pensiamo alla Terra Santa, dove nei mesi scorsi sono aumentate le violenze e gli scontri, con morti e feriti. Imploriamo il Signore perché là, nella terra che lo ha visto nascere, riprendano il dialogo e la ricerca della fiducia reciproca tra palestinesi e israeliani. Gesù bambino sostenga le comunità cristiane che vivono in tutto il Medio Oriente, perché in ciascuno di quei paesi si possa vivere la bellezza della convivenza fraterna tra persone appartenenti a diverse fedi. Aiuti in particolare il Libano, perché possa finalmente risollevarsi con il sostegno della comunità internazionale e con la forza della fratellanza e della solidarietà. La luce di Cristo illumini la regione del Sahel, dove la pacifica convivenza tra popoli e tradizioni è sconvolta da scontri e violenze. Oriente verso una tregua duratura nello Yemen e verso la riconciliazione nel Myanmar e in Iran, perché cessi ogni spargimento di sangue. Ispiri le autorità politiche e tutte le persone di buona volontà nel continente americano ad adoperarsi per pacificare le tensioni politiche e sociali che interessano vari paesi. Penso in particolare alla popolazione haitiana che sta soffrendo da tanto tempo. In questo giorno nel quale è bello ritrovarsi attorno alla tavola imbandita, non distogliamo lo sguardo da Betlemme, che significa casa del pane, e pensiamo alle persone che patiscono la fame, soprattutto bambini, mentre ogni giorno grandi quantità di alimenti vengono sprecate e si spendono risorse per le armi. La guerra in Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione, lasciando intere popolazioni a rischio di carestia, specialmente in Afghanistan e nei paesi del Corno di Africa. Ogni guerra, lo sappiamo, provoca fame e sfrutta il cibo stesso come arma, impedendone la distribuzione a popolazioni già sofferenti. In questo giorno, imparando dal Principe della Pace, impegniamoci tutti, per primi quanto hanno responsabilità politiche, perché il cibo sia solo strumento di pace. Mentre gustiamo la gioia di ritrovarci con i nostri, pensiamo alle famiglie che sono più ferite dalla vita e a quelle che in questo tempo di crisi economica fanno fatica a causa della disoccupazione e mancano nel necessario per vivere. Cari fratelli e sorelle, oggi come allora Gesù, la luce vera, viene in un mondo malato di indifferenza, brutta malattia, indifferenza che non lo accoglie, anzi lo respinge, come accade a molti stranieri
o lo ignora, come troppo spesso facciamo noi con i poveri. Non dimentichiamoci oggi dei tanti profughi e rifugiati che bussano alle nostre porte in cerca di conforto, calore e cibo. Non dimentichiamoci degli emarginati, delle persone sole, degli orfani, degli anziani, saggezza di un popolo, che rischiano di finire scartati, dei carcerati che guardiamo solo per i loro errori e non come esseri umani. Fratelli e sorelle, Betlemme ci mostra la semplicità di Dio che si rivela non ai sapienti e ai dotti, ma ai piccoli, a chi ha il cuore puro e aperto. E come i pastori andiamo anche noi senza indugio, lasciamoci stupire dall'evento impensabile di Dio che si fa uomo per la nostra salvezza. Colui che è fonte di ogni bene si fa povero e chiede in elemosina la nostra povera umanità. Lasciamoci commuovere dall'amore di Dio, seguiamo Gesù che si è spogliato della sua gloria per farci partecipi della sua pienezza. Buon Natale a tutti. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Uti digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestatis et auctoritate confidimus,
ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritus Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentie, con semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribua, vobis omnipotens et misericordomius. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen.
L'esperienza di andare a Betlemme è affascinante. Sì, proprio la città menzionata nella Bibbia come luogo di origine del re Davide e, ancor più importante, della nascita del principe della pace. Si trova a 10 km da Gerusalemme. Per entrare bisogna attraversare un checkpoint, dato che, fin dal 2002, un muro separa e distanzia le due città. Qui vivono circa 25.000 abitanti. Una di loro è Dima, una ragazza che va fiera di essere compaesana del bambino Gesù. Io vivo nella stessa terra dove è nato Gesù, Gesù bambino. Gesù bambino è quello che si è fatto uomo per avvicinarsi a me, peccatore, peccatrice, e per conoscerlo di più. E quindi per me questa terra è molto santa. E il fatto che io sono di Betlemme e il Signore ha scelto di vivere qua e nascere qua, no? Questo significa molto a livello spirituale e anche a livello della storia del posto. E quindi io ringrazio Dio per questo dono. I turisti e l'artigianato fanno muovere l'economia locale, con una menzione particolare per gli oggetti in madreperla e in legno di ulivo. Noi abbiamo questo negozio vicino alla mangiatoia. Nel 1927 il mio nonno ha aperto e dopo è venuto il mio padre, Victor, seconda generazione, io col mio fratello terza generazione. Tante famiglie lavorano a casa anche, lavorano tutto il lavoro del legno e la madreperla e c'è tanti artisti anche che fanno il lavoro per il presepe, per il rosario e per le altre cose. I cristiani rappresentano solo il 40% della popolazione locale. I cattolici sono 5.000. Gli altri cristiani sono greci ortodossi, armeni, siriaco ortodossi, copti e luterani. La maggioranza della popolazione è musulmana e anche così, in mezzo alle moschee, prevalgono i campanili delle chiese e, ovviamente, spicca la Basilica della Natività, che custodisce la grotta in cui Maria diede alla luce il Salvatore del mondo. Dio sta per tutto il mondo, no? Ma qua è una cosa misteriosa, direi un po', che ti dà questo tocco di riflettere, di pregare, di essere più noi stessi, no? Quindi vivere in questa terra, andare a pregare nella chiesa della Natività, e questo è un dono che nessuno lo può comprare con i soldi, no? Qui ogni giorno è Natale, ma è ovvio, in questo periodo dell'anno Betlemme viene addobbata in modo diverso. Le vetrine espongono in bella vista gli articoli che ci ricordano la festa che celebreremo tra pochi giorni. La più bella cosa per Natale, noi abbiamo il bambino Gesù e il presepe. Abbiamo il bambino Gesù che noi facciamo qua a Betlemme, quello fatto di ceramica, che è un artista da Betlemme che fa questo bambino. E anche noi abbiamo il presepe del legno dell'olivo, che abbiamo tanti tipi, però un tipo c'è la differenza dell'artista come lavoro della faccia, senza faccia, moderna, stilizzato, non stilizzato. E questo dipende dall'artista che fa questo lavoro. La verità e la bellezza sono notevoli, sono rappresentazioni tangibili di ciò che è accaduto qui ed è celebrato in tutto il mondo. Io auguro a tutti pace e serenità dalla Terra Santa e invito tutti a conoscere a Gesù bambino, quello che viene non soltanto a Betlemme. Betlemme va bene, più speciale, che loro devono venire ancora qua a visitare, ma anche Gesù viene nella tua casa in Brasile, nella sua casa a Gerusalemme. Prima la sorpresa, poi l'emozione e subito il desiderio irresistibile di interpretare, di capire o almeno di cominciare. Viviamo e documentiamo il primo sopralluogo nella grotta dell'Annunciazione di Nazareth da parte dell'archeologo francescano padre Eugenio Aliata, all'indomani di alcune inattese e per questo ancor più interessanti novità scoperte durante gli interventi di ripulitura del sito.
Oltre a questi colorati ramoscelli nell'adiacente grotta di Conone, motivi floreali tornati alla luce ma già documentati e databili fra il IV e il V secolo, ciò che ha suscitato il maggiore interesse storico-archeologico è stata la scoperta di numerosi graffiti, croci rinvenute su questa parete esterna della grotta e lasciate probabilmente dai pellegrini del periodo medievale, ma soprattutto fuori e dentro la grotta la scoperta di zone dipinte fino ad oggi non rilevate e di alcune lettere greche. E la cosa un po' più sorprendente è stato quello che hanno trovato in questa galleria che esce verso il convento dei Francescani, perché comunemente si riteneva fosse una galleria scavata dai Francescani per far comunicare facilmente il loro convento con il santuario ed entrare nella grotta senza essere visti dagli altri, così si diceva sempre. Ma il fatto che si trovano elementi antichi come pitture e graffiti proprio in questa galleria fa pensare che una galleria del genere sia più antica della venuta dei Francescani nel 1600 e probabilmente più antica ancora dei Crociati. Con grande sorpresa, sotto diversi strati di intonaco e di sovrastrutture che erano state applicate sulla roccia, abbiamo trovato delle incisioni lasciate dai pellegrini, incisioni queste non rilevate fino ad oggi in nessuna campagna di scavo precedente o di rilevazione archeologica, e la sorpresa più grande è stata quando abbiamo trovato appunto delle parti dipinte. Chiaramente si tratta di piccoli frammenti, non di opere complete, però che danno, diciamo, una nuova interpretazione a quello che poteva essere l'aspetto della grotta. Le scoperte sono avvenute durante gli interventi di recupero, tuttora in atto, condotti da specialisti in tecnologie della conservazione. A provocare un gravissimo deterioramento della grotta, processo accelerato dalle luci e dal flusso continuo di pellegrini, come documenta il monitoraggio di umidità e temperatura dei mesi scorsi, sono stati soprattutto gli interventi di restauro degli anni 70, che trattando con polimeri, una sostanza plastica, e in modo estensivo le pareti della grotta hanno compromesso la matrice originaria della pietra e in alcune zone anche della matrice pittorica. Come ci ha spiegato l'equipe di esperti, chimici e geologi dell'Università degli Studi di Firenze che curano il programma di interventi, che consisteranno prima nella rimozione di tutto il materiale polimerico e poi, attraverso sofisticate nanotecnologie, nel riconsolidamento del materiale lapideo originale. A causa degli interventi precedenti di restauro che hanno utilizzato questi polimeri che non permettono la traspirazione, sono accumulati quantità enormi di sali che dovranno nel tempo essere rilasciati. Le metodologie che noi abbiamo consentono di riconsolidare il materiale e poi bisogna monitorare il processo di rilascio di questi sali, può essere un processo che può durare anche a lungo, anche qualche anno. Dopodiché, quando il sistema è ritornato in equilibrio, a quel punto la conservazione sarà all'infinito, sicuramente superiore alla nostra vita e quella dei nostri figli, insomma, per molti anni. Un lavoro tanto delicato e meticoloso quanto importante e necessario per salvare questa inestimabile reliquia storica che è la Casa di Maria, che pare voglia raccontarci ancora altre pagine della sua storia, quelle che hanno vissuto prima di noi i cristiani di tanti secoli fa. Ecco, tutto naturalmente deve essere studiato con attenzione, però il fatto che si trova qualche cosa della presenza dei cristiani lungo i secoli, questo è importante, questa è la catena della tradizione. Se qualcuno scoprisse cosa c'è realmente dopo la morte, innanzitutto si pentirebbe dei suoi errori, proverebbe un profondo dispiacere per aver offeso Dio, se stesso ed il prossimo, ed andrebbe subito a confessarsi con buoni propositi. Poi frequenterebbe ogni giorno l'Eucaristia per ricevere Gesù in corpo, sangue, anima e divinità durante la Santa Comunione. Pregherebbe in continuazione per la salvezza della propria anima, per quella dei suoi cari ed amici e conoscenti. Pregherebbe per tutta l'umanità. Ringrazierebbe Dio per il dono dell'esistenza, del battesimo, dell'Eucaristia e per tutti gli altri doni di cui non se ne accorgeva prima. Tratterebbe i suoi familiari con amore e rispetto. Cercherebbe di consolare e di aiutare chi si trova in difficoltà.
si affiderebbe continuamente ai cuori misericordiosi di Gesù e Maria, aiuterebbe la propria parrocchia in base alle sue capacità e carismi, offrirebbe le sue preghiere e le sue sofferenze per tutti i peccatori e gli atei incalliti, invocherebbe l'aiuto dell'angelo custode e dei santi, cercherebbe di soddisfare le indulgenze parziali e plenarie, chiederebbe allo Spirito Santo l'aumento della fede e dell'amore per sé e per gli altri, giorno dopo giorno. Infine implorerebbe il Signore di affrettare la sua venuta, rispettando però la volontà di Dio. L'escatologia cristiana nella quale uno fa benissimo a credere è quella che si deduce dal Vangelo, dalla vita dei santi e dai grandi teologi e ministri della Chiesa, ed è anche quello che dice alla Regina della Pace nelle varie apparizioni. Nell'aldilà, subito dopo la morte, ci attendono il giudizio personale e le realtà escatologiche, paradiso, purgatorio o inferno.
tabernacolo dell'eterna gloria. Prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio. Prega per noi. Rossa mistica, prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Torre di Davide. Prega per noi. Torre d'Avorio. Prega per noi. Cassa d'oro. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Arca dell'alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Refugio dei peccatori. Prega per noi. Conforto dei migranti. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Regina dei patriarchi, Prega per noi. Regina dei profeti, Prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Regina dei martiri, Prega per noi. Regina dei confessori, Prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Regina di tutti i santi, Prega per noi. Regina concepita senza peccato, Prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Regina del Santo Rosario, Prega per noi. Regina della famiglia, Prega per noi. Regina dell'ordine serafico, prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Regina della missione, Prega per noi. Regina dell'evangelizzazione, Prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Esaudicici, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio. affinché siamo parte degni di promessa di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci hai acquistato con la sua vita, morte e resurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario, della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio. Dopo quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasse al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e che nel tuo potere ed aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo,
la peste di errori, di vizi che ammura il mondo. Assistici propicio del cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie di ogni avversità e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio, mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Per le intenzioni del Santo Padre, per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'angelo del Signore porta l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ed il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti è più affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo. Madonna della salute.
recitiamo i Vespri nella festa della Santa Famiglia di Nazareth. Ecco, non ci sono i foglietti, potete seguire i salmi dal comune della Beata Vergine Maria. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O famiglia di Nazaret, immagine vivente della Chiesa di Dio. Entro le tue mura si avvicendano gli angeli in divoto servizio. Nel divino fanciullo si congiungono gli animi in perfetta letizia. La tua serena quiete ravvivi in ogni cosa il fatto dell'amore. E regni in tutti i popoli, da oriente ad occidente, la concordia e la pace. A te Cristo sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Il terzo giorno trovarono Gesù nel Tempio, seduto fra i maestri della legge. Li ascoltava e li interrogava. Pagina 495. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. La salgano insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il terzo giorno trovarono Gesù nel Tempio, seduto fra i maestri della legge. Li ascoltava e li interrogava. Gesù torna a Nazaret con i suoi ed era loro sottomesso. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi praticano i costruttori. E salicciata non è custodita del Signore, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tali andate a riposare, e mangiate pane di sudore, e il Signore darà ai suoi amici del sonno. Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia è il frutto del grembo. Come prece in mano un eroe, sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che pennelli alla paretra non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù tornò a Nazaret con i suoi ed era loro sottomesso. Gesù cresceva in età, in sapienza e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in cielo e in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto, santi immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. A lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. Lui ci ha la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Il disegno di tutelare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù Cristo cresceva in età ed in sapienza, in grazia davanti a Dio agli uomini. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Egli è apparso in forma umana. Cristo poi in tutti simili ai fratelli, per rivelare l'amore di Dio. Cristo poi in tutto simili ai fratelli, per rivelare l'amore di Dio. Apparso sulla terra, abitò fra gli uomini, per rivelare l'amore di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo fu in tutto simili ai fratelli, per rivelare l'amore di Dio. Figlio, perché hai fatto questo? Con ansia io e tuo padre ti abbiamo cercato. Perché cercarmi? Non sapete dove dedicarmi alle opere del Padre mio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Figlio, perché hai fatto questo? Un'ansa io e tuo padre ti abbiamo cercato, perché cercarmi? Non saprete che io dedicarmi alle porte del Padre mio. Uniti nella liturgia di lode, adoriamo e acclamiamo il Figlio di Dio, che ha voluto divenire membro di una famiglia umana. O Cristo, tu sei il modello e il Salvatore di tutti gli uomini. Per il mistero della sottomissione a Maria e a Giuseppe, Insegnaci obbedienza e rispetto verso coloro che hai posto a capo della comunità. tu che hai amato con affetto filiale i tuoi genitori, Maria e Giuseppe, custodisci le nostre famiglie nel vincolo della carità e della pace. fosti ardente di zelo per le cose del Padre mio, fa che in ogni famiglia sia amato e onorato. Dopo 3 giorni di ansiosa ricerca fosti ritrovato nel Tempio. Donaci la sapienza nel cercare soprattutto il regno di Dio. Hai unito a te Maria e Giuseppe nella gloria del cielo.
accogli tutti i defunti nella famiglia dei beati. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum novo cedatri tui, prestet fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra,
et non tradate eo in anima inimicorum meus. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio, nei suoi angeli, nei suoi santi. Laudate Dominum omnes gentes, laudatium omnes populi, conia confirmata esso per nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era nel principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alma Redentoris Mater, qui per via celi porta manes, Stella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitore, Virgo prius, accos perius, Gabrielis avore, sumen sido dave, peccatorum miserere.
canto numero 10. Chi desidera le copie dei canti sono davanti nelle tavole qui. Gli spiriti celesti annunziando vanno a quei che non sanno che è nato il Re del ciel. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Nella notte santa è nato il Redentor, spinto da un grande amor per la nostra umanità. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia di Nazareth e questa Santa Messa è celebrata in suffragio del defunto Valerio, confratello della confraternita di Santa Maria in Aula Regia. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
eleison. Christe eleison. Christe eleison. Eleison. Kyrie Gloria in excelsis Deo. et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Oniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo.
Dio, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Il Signore ha glorificato il Padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il Padre espia i peccati e li eviterà, e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il Padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il Padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente anche se perde il senno e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il Padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che li unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto. Ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. La pace di Cristo regni nei vostri cuori. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò». Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Oggi è la festa della Santa Famiglia, normalmente si celebra la domenica successiva al Natale, ma quest'anno, poiché il Natale è caduto proprio di domenica, allora si celebra il 30 di dicembre. E questa festa ci fa riflettere sul mistero dell'infanzia di Gesù. Il Figlio di Dio è apparso su questa terra non nel pieno delle forze dell'età adulta, ma ha voluto rimanere innanzitutto chiuso per 9 mesi nel grembo della Beata Vergine Maria, ha voluto nascere tenero bambino, dipendere completamente da Maria e da Giuseppe, ha voluto essere oggetto assiduo delle loro cure, ha voluto confidare in ogni sua necessità materiale proprio in loro, in Maria e Giuseppe, per quanto riguardava la fame, il freddo, i pericoli, ha voluto essere educato da loro, ha imparato a camminare, a parlare, a leggere, a scrivere come tutti i bambini, ha voluto anch'egli avere una famiglia come tutti noi e soprattutto Gesù ha voluto obbedire a Maria e a Giuseppe. Ha scelto una vita nascosta, umile e semplice, non fatta di cose straordinarie. La Santa Famiglia di Nazaret è stata una famiglia unica e irripetibile. Maria e Giuseppe erano uniti da un vincolo sponsale, ma vollero vivere virginalmente il loro matrimonio per anticipare già su questa terra quella che sarà la condizione futura nel paradiso, ove saremo tutti come angeli. In loro ammiriamo tutte le virtù. Prima di tutto ammiriamo la loro carità che li spingeva ad amare Dio con tutto il loro cuore
e a mettere la santissima volontà di Dio al di sopra di tutto. Tra di loro Maria e Giuseppe si amavano di vero cuore, cercando non tanto di essere serviti, ma di servirsi a vicenda, sacrificandosi l'un per l'altra. E in questo Maria e Giuseppe ci insegnano la grande legge dell'amore, che è la legge del sacrificio. L'egoismo cerca sempre il proprio tornaconto, l'amore, al contrario, spinge al sacrificio e al dono di sé. Non vi è vero amore dove regna l'egoismo. Il Figlio di Dio volle venire dunque fino a noi nascendo dalla Vergine Maria, vivendo in una famiglia umana, ricevendo l'educazione umana da Giuseppe oltre che da Maria. E questo mistero è veramente grande e nobilita di molto la famiglia. La famiglia non è una invenzione umana, è una istituzione divina, istituita da Dio con la creazione della prima coppia di Adamo ed Eva, ed è la cellula della società. Se la famiglia è sana, tutta la società è compatta. Se invece la famiglia è in crisi, allora il mondo intero va male. Ecco, quindi tutto dipende dalla famiglia. Oggi più che mai la famiglia sta attraversando una crisi molto grande. Una volta le famiglie si reggevano su due pilastri molto solidi, il pilastro della fede e il pilastro dello spirito di sacrificio. Oggi questi due pilastri minacciano rovina. La fede illanguidisce e di sacrificio non si vuol neppur sentire la parola. Si vuole tutto e subito, a basso costo si può dire. E al primo sacrificio la famiglia va a rotoli. In modo particolare non si comprende come il matrimonio è veramente la collaborazione con Dio all'opera della creazione. Infine, nella Sacra Famiglia ammiriamo la preghiera. Se la preghiera ritornasse nelle famiglie cristiane, certamente le cose non andrebbero così male. La preghiera attira le benedizioni divine. Una famiglia che prega insieme è una famiglia che cresce e rimane insieme. Siano lodati Gesù e Maria. Padre amoroso, custode del Signore, nel tuo cuore grande la carità risplende. Sei modello e guida per chi crede e ama, testimone di speranza. Ombra di Dio Padre e segno del suo amore, o Giuseppe giusto, maestro di umiltà, canta il tuo silenzio, la parola viva che a Nazaret risuona. Patriarca santo, fedele obbediente, dolce e paziente ai cenni del Signore, con te si realizza la promessa antica, egli sarà figlio di David. Tu che accogliesti la Vergine Maria,
come sposo casto e dolce difensore. Guarda le famiglie nella sofferenza, scendi su loro gioia e pace. A te gloria e lode, o Trinità eterna, che nei tuoi servi riveli il tuo volto, e beato l'uomo che con te cammina nei sentieri della fede. Amen. 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 Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceve le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, il sacrificio di riconciliazione e per intercessione della Vergine Madre di San Giuseppe. Ti preghiamo di rendere salde le nostre famiglie nella tua grazia e nella tua pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi,
accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Precepti salutaribus moniti ed divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.
Dio carità, Padre della provvidenza, Dio carità, che ci doni ogni bene, apri la mano e sazia ogni vivente e ci ricolmi di gioia. Padre, hai tanto amato il mondo da consegnare a noi tuo Figlio, tra le sue braccia accolse ogni uomo, donando la sua vita. La carità, dono splendido di grazia, svela al mondo il cuore del Signore. In Lui troviamo rifugio e perdono e riceviamo conforto. La carità fa di noi una famiglia, uniti nel santo vincolo di grazia, un solo corpo nel pane della vita, in comunione di pace. O Trinità, a te salga il nostro canto, Padre amoroso, creatore d'ogni bene, al Figlio amato e nostro Redentore, e allo Spirito amore. Preghiamo. Padre clementissimo, che ci nutri con questi sacramenti, concede a noi di seguire con fedeltà gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove della vita siamo associati alla sua gloria in cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo. Štalica prosta, bi njemu dosta prigodna. O dobro kralja, komu je štala ugodna, ugodna. O dobrog kralja, komu je štala ugodna, ugodna.